lost away on a lonely shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. Step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Una buonasera a tutti e ben ritrovati qui, a Connessi con noi stessi, che ad ogni puntata siamo sempre più connessi e questa è la cosa più bella in assoluto, questo è il miracolo di questa puntata, che da quando è iniziata siamo sempre più connessi, più consapevoli, più con una voglia di imparare, di accrescere quello che siamo, la nostra connessione, la connessione con dentro, la connessione con quello che ci circonda, con il mondo, con il cosmo, con tutto quello che è. Questa è la cosa bella, diciamo un'esperienza veramente che vale la pena vivere. E siamo alla 18ª puntata che onestamente quando ho iniziato non sapevo cosa mi aspettava, sapevo solo che era la mia chiamata a fare questo programma,
che ho fatto, e poi dopo mi sono messo nelle mani di dico, ok, mi avete messo qua, e ora cosa facciamo? E da là hanno cominciato a mandare le persone a questo, a quell'altro, eccetera, perché alla fine noi possiamo proporre, ma alla fine siamo dei strumenti, e quello che veramente avviene tante volte dipende e non dipende da noi, per cui per quello è importante avere molto chiaro in mente quello che si vuole dalla vita, perché dopo si avvera, e quando si avvera dopo dobbiamo veramente darci da fare e far sì che mandiamo avanti nel migliore dei modi possibili, per cui per questo è molto importante essere chiari e connessi con se stessi. Ecco, il programma si può ascoltare in appunto a Radio Piper FM 88.8 e 93.8, nel resto del mondo, come tanti di voi stanno già facendo, tramite la app Radio Piper, il sito www.radiopiper.it, in cui potrete anche rivedere le puntate precedenti, incluso anche questa, sulla sezione podcast, in diretta visiva, di modo che ci guardiamo sulla Radio Piper YouTube, appunto connessi con se stessi, o Facebook Radio Piper e Facebook Piper Club. Ecco, alcuni di voi mi chiedono come sta andando. Bene, molto bene, e è sempre meglio, cioè soprattutto quello che io sto vivendo, che secondo me grazie soprattutto a questo programma, le persone che stanno venendo e portando le sue esperienze, le sue energie, eccetera, io sto cambiando tantissimo, veramente. Vedo che anche alcuni di voi, da quello che mi state scrivendo, e in me è tanto, ogni tanto magari dico ok, io magari ci sono anche delle canzoni particolari che ascolto, perché da un anno e mezzo a questa parte io mi sono avvicinato tantissimo all'energia cristica. Non sono uno che va in chiesa, religioso, eccetera, no, proseguo proprio il misticismo cristico che è in me, e ascolto anche delle canzoni che trasmettono queste energie, eccetera. L'altra sera, c'era un po' che non ascoltavo più, l'altra sera dico vabbè, dopo il programma che c'è stato appunto con Ben, eccetera, e ho detto ok, dico, cioè, noi siamo quello che emaniamo, per cui adesso mi rimetto in sesto con me stesso, perché ogni tanto capita a tutti un po' perdersi un attimino, ascolto le mie canzoni, eccetera, e faccio le mie richieste prima di andare a dormire, e idem la mattina, ok, accendo il computer per fare la mia corrispondenza giornaliera, eccetera. Prima cosa vedo? Sulla home vedo una pagina, cioè proprio vedo l'immagine grande in primo piano di Gesù, proprio di uno dei miei contatti, insomma, in Facebook, che di solito scrive cose sulla politica, roba eccetera. Quel giorno proprio una cosa di un viso intero di Gesù che con la sua frase sotto, e ho detto wow, questo è un segno proprio pazzesco. E un'altra cosa che mi è successa proprio sabato notte, perché quando sono qui mi preparo appunto per accogliere, diciamo, quello che riesco in me stesso, diciamo, perché per me ogni luogo ha un qualcosa che ti trasmette, e qui mi trasmette molto, forse per via del mio passato, eccetera. E prima di andare a dormire appunto ascolto le mie canzoni, eccetera, e ultimamente mi stanno succedendo diverse cose. Stamattina lo ascolto, guardo fuori, ho letto che da proprio su una grande vetrata che guardo le montagne, eccetera, e per me quando è nuvolo mi trasmette tanta energia proprio elettromagnetica, mi sento veramente vivo, mentre magari con le giornate di sole mi crea ansietà, perché vedere quella palla che gira, le ombre, le robe eccetera, non so perché, cioè a me è una cosa così, mentre le giornate quelle cupe, con le nuvole eccetera, magari con la pioggia, per me sono il massimo della mia felicità. Poi ognuno ovviamente vive il suo. E niente, guardando, ascoltavo le mie canzoni, cantavo anche, che sono un po' delle canzoni introspettive, ecco. A un certo punto si avvicina un uccellino davanti, no, alla vetrata, e come tanti altri uccellini sono là vicino. A un certo punto io comincio appunto a cantare queste frasi, eccetera, e l'uccellino comincia a battere le ali e comincia a fare così, ma
è distante, sarà tipo 50 metri, non è che è lì, per cui dico, come fa a sentire? Ok, hanno delle cose sensoriali, però perché non lo fanno anche gli altri uccellini, lo faceva solo lui? Boh, ok, vabbè. E continuava, pam, 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 così, no? A questo ritmo qua. E dico, ok. E poi a un certo punto la canzone è finita e lui è smesso, è stato là fermo. Dico, ok, sarà una coincidenza. Rimesso di nuovo e di nuovo pa, 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 per tutta la durata della canzone. Finita la canzone è smesso e poi è volato via. Allora questo cosa fa capire? Che alla fine noi siamo parte di tutto, siamo parte dell'universo, siamo parte di tutte le energie che ci circonda, e per cui io ho fatto anche lì una richiesta guardando il cielo eccetera, chiedendo chissà cosa c'è lassù, chissà se veramente mi ascoltano magari quello che io magari prego, che chiedo eccetera, e questo uccellino ha dato questo segnale qua, che per la durata della canzone batteva le ali, quando finì la canzone non la batteva, quando è finito tutto è andato via, né prima né dopo. Per cui il destino, l'energia, il creato, quello che noi vogliamo definirlo, perché ognuno definisce in modo suo, è presente nella nostra vita e ci dà dei segnali attraverso una frase, una canzone, un animale, una persona che ci dice quella cosa che abbiamo bisogno di sentire. Diciamo, ma come fa quella persona a sapere che ci sta dicendo quella cosa che avevamo bisogno di sentire? Perché dall'alto canalizzano tutto tramite una frase, una persona, un animale, una situazione, un cartellone per strada, qualsiasi cosa, è tutto connesso, per cui quello che noi abbiamo bisogno e che viviamo e che cerchiamo, c'è tutto, è tutto lì. Basta sviluppare gli occhi con cui vederlo, e questo diciamo è quello che io ho vissuto diciamo in questa settimana. Poi settimana prossima non lo so, però intanto io sto vedendo che ogni settimana stanno arrivando delle cose e veramente cambia tutto il tuo concetto di vita, cambia tutto, sai che non ti preoccupi più di niente, sai che c'è in realtà un mondo invisibile che noi vediamo, che è tutto lì. Quello che vediamo di fisico è nullo, cioè, di certo non possiamo metterci una sicurezza in un qualcosa di fisico, se no sbagliamo fin dalla partenza. Dobbiamo ricercare in noi stessi, questo è da dove parte tutto, ecco. Per cui volevo condividere insomma questa mia esperienza, questa mia testimonianza con voi, come faccio spesso, ecco. Per cui è un momento di crescita per ognuno e spero che anche voi viviate un po' queste cose qui, ovviamente ognuno in base a se stesso, in base alla propria connessione, la propria coscienza, la propria consapevolezza, il proprio percorso, cioè ognuno ha il suo, ognuno è diverso, per cui alcuni di voi mi scrivono e mi dicono quello che stanno vivendo, altri magari no per X motivi, però diciamo credo che ognuno di noi ha tutto questo, basta non aver paura, viverlo, non essere insicuri, non basare la sicurezza solo su quelle 4 cose che ci hanno indottrinato, perché non è da lì che viene la sicurezza, ve lo assicuro, non è da lì, è da tutt'altro, e deve partire tutto da dentro di noi. Se parte da dentro di noi ci arriviamo, se non parte dentro di noi non andiamo da nessuna parte, rimaniamo bloccati in quello che gli altri vogliono incanalarci o indottrinarci, per cui è una cosa che spetta a noi. Ovvio che dobbiamo tirarci sulle maniche e darsi da fare, ma da qualche parte bisogna pure iniziare, se no a cosa serve questa vita? Ecco. Detto questo, adesso introduco l'ospite di stasera, che è Alberto Cancian. Molti di voi lo conosceranno già, e l'ho contattato io tramite una persona che mi è arrivata, che anche quello è tutto un perché eccetera, e il solito discorso del destino, però diciamo ecco, per cui sicuramente anche parlandoci ha tanto da dire, anche lui è molto connesso, e ecco, me lo presento, Alberto Cancian. Ciao a tutti e buonasera. Bello essere qui e grazie per questa accoglienza calorosa, affettuosa. Grazie. Ecco, cosa vorresti testimoniare di tuo, di quello che tu senti che può essere a beneficio di chi
segue questo programma che ormai è da quasi 5 mesi che lo sta seguendo, per cui sono delle persone che come me, come tutti, come noi, cioè, sono alla ricerca di una parte di se stessi e abbiamo tutti sete di conoscenza proprio interiore, per cui mi piacerebbe proprio che tu parlassi qualcosa proprio di te, della tua esperienza di Alberto interiore messo a nudo, cosa può apportare al suo prossimo, cosa vorrebbe che il suo prossimo direbbe a lui. Capito come? Certo. Allora sì, proviamo magari a recuperare questo percorso degli ultimi 10 anni che sono stati intensi e che magari qualcuno non conosce, e quindi e da lì proviamo a distillare un po' questa testimonianza, come dice Edward. Oggi in una puntata importante, perché ha detto che è la 18ª, quindi diventiamo tutti maggiorenni oggi qua. Vero? Che bello! Che pensato, sì. Quindi connessi con se stessi diventa maggiorenne, è bello, no? Allora lo portiamo all'età adulta. E cosa è successo in questi ultimi anni della mia vita? Sono cambiati nel 2011, quando ho conosciuto una persona al mio paese, sono di Rovere d'Empiano, quindi qui vicino, ho conosciuto una persona che viveva da 50 anni in Colombia, in Amazzonia colombiana. Era lì a fare il missionario, quindi aveva dedicato tutta la sua vita agli altri. E dopo la laurea ho deciso di andare a trovarlo. E cosa è successo? Ho vissuto 3 settimane molto belle, vivendo delle esperienze intense, conoscendo già o iniziando a capire cosa voleva dire essere connessi con gli altri, e me lo insegnavano dei bambini, dei pescatori che non avevano niente eppure ci davano tutto quello che avevano. Erano cose che iniziavano a toccarmi profondamente. E tornato a casa ho scritto un piccolo diario di viaggio, un libretto, per raccontare quelle cose, perché erano talmente belle che sentivo la responsabilità di condividerle, cioè non potevano rimanere solo per me, e avevo proprio questa gioia e questa responsabilità di condividerle. E cosa è successo? Abbiamo pubblicato questo libro, poi le spese di stampa sono state coperte da 2 enti, quindi tutto il ricavato è andato alle missioni, dove operava questo missionario. Quindi cosa è successo? L'istituto per il quale operava mi ha detto: ma a te piace scrivere e ti piacerebbe anche vivere in Amazzonia, che non è così scontato, no? Per il nostro fisico poco abituato, sì, ormai. Ti andrebbe di venire a scrivere la nostra storia? Siamo lì da 70 anni, non abbiamo scritto nulla, e molti stanno morendo dopo 70 anni, quindi è una storia inedita di una parte del mondo che è, come dire, ancora intoccata. Ti verrebbe di venire a scriverla? E ho detto: beh, va bene, ma per quanto tempo? E loro mi hanno detto: beh, finché finisci il libro. E quindi ho preso un biglietto di sola andata e sono partito per l'Amazzonia nel 2013. E sono stato quasi 2 anni, fra il 2013 e il 2015, per scrivere questo libro. Per loro. Sei stato? Tantissimo, sì. Sono rientrato a casa dopo 6 mesi, poi sono tornato e sono stato altri 7 mesi. E quindi è stato lì che è cambiato, no? Prima ne parlavamo un attimo, è cambiato tutto in un momento, ma poi magari lo approfondiamo in mezzo alla giungla. Ma cosa è successo? Ho vissuto questi 2 anni con delle esperienze forti, delle prese di coscienza anche, no? Di quello che parlate molto di questo. Coscienza, consapevolezza, un po' un lavoro interiore. E quando sono tornato a casa nel 2015 ho ricominciato a lavorare qui, organizzo eventi, mi occupo di promozione del territorio, quindi di far fruttare anche questo territorio meraviglioso che abbiamo qui attorno, e però non mi sentivo più a mio posto, no? Volevo ancora mettermi in discussione, esplorare ancora, scoprire qualcosa di nuovo, e non sapevo dove andare. Poi al Festival dell'Oriente a Padova, che è un posto molto particolare, scopro c'era una parete con una mostra di fotografie, e non finiva con una fotografia ma con una frase di Tiziano Terzani, che è: finirai per ritrovare la via se avrai il coraggio di perderti. E poi mi sono andato a informare che era questo Tiziano Terzani, un giornalista fiorentino che ha vissuto in Asia, ha scritto moltissimi libri davvero meravigliosi, e quindi ho detto: bene, parto per l'Asia. E quindi anche lì un viaggio in sola andata, questa volta in solitaria, in sud-est asiatico, India e Himalaya, fino a un monastero buddista sulle colline di Kathmandu, nel quale, e vi sto facendo gli anni della mia vita super riassunti, è bellissimo perché dopo sì, ma l'Amazzonia... aspetta. Allora, dall'Amazzonia sono andato in Asia, e in quel momento, in quella fine di quel viaggio, da solo, ero in questo monastero, in meditazione, era un ritiro di meditazione. In meditazione mi si materializza una nuvoletta soffice e cangiante con delle parole scritte in nero, inconfondibili. E c'era scritto The Journey of Joy, così, era scritto proprio così. Era scritto con questi caratteri. E ho detto: cos'è sta cosa? Che è? E sento che è il titolo del mio viaggio, il titolo della mia vita,
E quindi il titolo del libro che avrei dovuto scrivere per raccontarla. Cioè di nuovo quella responsabilità di condividere le cose meravigliose che avevo vissuto. Tipo questo, magari dopo ne raccontiamo. Questo momento qui dove sono io al centro di un cuore in un orfanotrofio in India. Delle cose forti e sentivo che andavano condivise. Allora torno a casa, mi metto a lavorare, ci metto tantissimo, 2 anni e mezzo per scrivere questi 2 libri. Nel frattempo lavoravo qui. Poi riparto di nuovo questa volta con la mia compagna. Andiamo in Oceania. Quando siamo in Oceania arriva la pandemia e quindi ritorniamo a casa in maniera anche un po' complessa, però qui succede, ogni difficoltà è un'opportunità e succede una cosa forte perché fondiamo qualcosa, un progetto che si chiama Rinatura, che si occupa di riconnessione alla natura, quindi di attività che ci connettano a questa natura esteriore. Noi come natura intendiamo la natura, l'ambiente esteriore, ma anche la natura interiore, e l'idea è di armonizzarle. E cosa succede? In questi 2 anni, ormai 3, che sono passati, sento che avevo scritto di questi viaggi, del mio viaggio e di quello che avevo vissuto, quello che mi chiedi tu, questa testimonianza, no? Era scritta qui dentro. Però adesso non era più tempo di parlare di me. C'era bisogno di scrivere ancora, ma non del viaggio mio, del viaggio di tutti noi, alla ricerca di quell'essenza delle cose. E quindi in altri 2 anni e mezzo ho lavorato a questo libro, che è il viaggio di Gioia, dove Gioia siamo tutti noi, è una parte di tutti noi, e per quello non c'è il mio nome in copertina, perché più di 100 persone hanno collaborato con me nel capire cosa conta veramente nella vita, e chiedevo cosa significa per voi l'amore, e ho messo dentro qui quindi una visione comune, non la mia, e quindi è nato tutto questo. E quindi la testimonianza finale poi di questo percorso, poi andiamo nei dettagli se vuoi, però di questo percorso è che questo viaggio della gioia, della felicità, è quello di tutti noi verso una meta finale ma presente, non finale perché alla fine, quindi la viviamo solo alla fine, la viviamo in ogni istante, che è l'amore. E questa è la più grande testimonianza che posso dare, vivere attraverso l'amore è ciò che conta veramente. Ma questo libro, Il viaggio di Gioia, per cui parla dei tuoi viaggi o una cosa proprio distaccata? Distaccata, parla proprio del viaggio di Gioia, sì, che è una piccola protagonista. Sì. Poi magari dentro Gioia, allora in ogni capitolo Gioia fa un viaggio geografico e fa un viaggio interiore. Nel viaggio geografico le capiterà di andare nella giungla, ma non c'è scritto che è giungla. Sì. O di andare in una montagna altissima, ma non c'è scritto che è montagna. Quindi tutti potremmo immedesimarsi nel tuo viaggio, no? Esatto. È come se fossi tu, Edward, che Sì. parte e con Gioia rivive qualche percorso Sì. della sua esistenza. Sì. Quindi ogni capitolo lei diventa grande in questo libro, parte da bimba e diventa grande e affronta delle situazioni chiave della vita che un po' tutti abbiamo vissuto. E non solo vive, ci sono 2 strade parallele in questo libro. Lei vive le sue esperienze e la vita le pone delle domande, come a tutti noi, no? Sulla felicità, sull'amore, sul dolore. E trova le risposte in sogno grazie a una guida che tutti noi possiamo incontrare e a delle figure, delle persone che questa guida le manda per, farle vedere un po' qual è la direttrice del cammino. E quindi quelle risposte sono un po' quelle che tutti ci cerchiamo nel nostro percorso. Quali sono le domande che tu ti fai più spesso a questo punto, visto che parliamo di domande? Allora, chi sono io? È quella che spesso ogni tanto, la domanda che tu ti fai a te stesso, diciamo, ecco, quella che tu cerchi, a cui cerchi una risposta. E allora sono appunto chi sono, cosa conta veramente in questa strada e cos'è l'amore. Cosa davvero plasma la nostra esistenza, per cosa vale la gioia essere qui, no? Non vale la pena, ma vale la gioia essere qui. Cosa è davvero importante per il nostro percorso, inteso come nostro, di Alberto e di Edward, parte di un tutto, cioè per il percorso di tutti. Come posso io mettermi a servizio dell'altro, no? Perché questa persona, questo missionario col quale ho vissuto, che poi è mancato, insomma c'è scritta la storia qui, mi ha insegnato che in realtà la vita vera, la vita piena è quella che doniamo, cioè il modo migliore, l'unico che abbiamo per arricchirci veramente è donare. Quello è stato un insegnamento enorme, mettersi a servizio, diciamo, è ciò che conta. Sì, però io ti dico la mia, certo. Sì, però con l'attitudine giusta, perché se uno dona per ricevere, nel senso, come dire, ok, metto i soldi in banca per ricevere degli altri soldi con l'interesse, no, perché anche quello è un donare. Dico, io dono perché so che mi ritorna, io faccio le elemosine perché poi mi ritorno più benessere, soldi, cioè, per cui il donare deve essere una cosa, secondo me, incondizionata. Esatto. L'abbiamo detto assieme. Per cui sì, allora lì sì, al piacere, perché se no è sempre uno scambio e lo scambio non funziona mai.
oltretutto quando doni in maniera incondizionata poi ti torna davvero il doppio. Sì, E questo è straordinario. sì. Se tu non pretendi niente in Niente, cambio, niente. tutto arriva di ciò Certo. che tu hai bisogno, no? Ma arriva già prima, è per quello Sì. che tu doni, Sì, perché tu bravo. non puoi donare qualcosa Giusto, che non che hai non hai. ricevuto comunque Bravissimo. alla fine, cioè questa è la bellezza della vita, che è un continuo dare e avere, ma incondizionato, perché tu sai che comunque sia facciamo parte tutti di un grande tutto. Esempio, tu guarda noi, che atmosfera, che tutto che abbiamo tra di noi. Prima volta che ci vediamo, ci siamo mai visti. Sì, sì. Eppure siamo sentiti una volta per telefono, di cui mi ricordo mezzo purtroppo. Per cui vuol dire che c'è, capito, c'è questo intento, c'è questa sintonia, c'è questa cosa che alla fine possiamo averlo con tutti. Volendo, però non bisogna avere l'ego dentro se stesso o l'insicurezza o tutte queste cose, perché è quello che ci blocca. Perché io vedo anche cammino per strada, saluto la gente, che la gente dice oddio lo conosco, saluto, non so, ma che pare ci si fa? Cioè bisogna essere se stessi sempre, perché se tu sei te stesso starai sempre bene, perché farai sempre quello che tu ti senti senza aspettarti qualcosa dall'altro o pensare alla reazione dell'altro. Tu devi essere coerente con te stesso. Quando sei questo tutto viene, no? Sì, a posto. Perché se sei coerente col mondo che ti circonda, cioè E soprattutto anche superi lo schema più limitante che abbiamo, che è quello del giudizio, no? sì. Non hai più neanche, non solo timore, ma neanche il pensiero del giudizio altrui, perché il giudizio altrui in realtà è sempre un'illusione che crei tu. Quella persona non starà pensando quello di te, sei tu che pensi che quella persona pensa quello di te, no? E stessa cosa dell'autogiudizio, che anche quello è ancora più patologico, diciamo così. Che in più se uno pensa una cosa di te va benissimo che te lo dice, perché ti metti Sì. a confronto se è vero o no. Se non è vero ci ridi sopra, se è vero e magari te la prendi e dici cavolo, cioè allora se mi ha toccato è un qualcosa su cui devo lavorare. Esatto. Per cui comunque sia è un Lo accogli. qualcosa che ti dà, insomma, ecco, questo è molto importante. Per cui diciamo questo è gioia, c'è un qualcosa in cui ognuno può immedesimarsi con il proprio viaggio di vita, diciamo, Esatto. che può anche immaginarsi degli ostacoli, delle situazioni in cui uno comunque può prendere spunti e andare oltre, e questi spunti del viaggio aiutano anche il viaggio interiore, perché cioè nel senso, io parto sempre da un principio che per affrontare un viaggio prima di tutto devi saper affrontare te stesso. Esatto. Perché devi essere lineare con te stesso, non scoppi, cioè sì. non ce la fai, cioè vai fuori testa, allora Sì. vai in un villaggio, stai primo, ma non è un villaggio, è solo un trasferimento di posto, ma a questo punto è uguale come se vai sotto casa tua. Il ma tuo un bagaglio viaggio- te lo sei portato dietro, no? sì, il viaggio inizia proprio da se stessi, dal volere apprendere, capire e scoprire un altro mondo parallelo intorno che non l'avevi visto, perché se avevi già visto non andavi a farlo, per cui vuol dire che ti dà un qualcosa, no? Esatto. Cioè io non so, È parlo così. per me, È no? così, Il è mondo così. diverso. Pensa che infatti in quegli anni di viaggio, e allora il viaggio è uno strumento straordinario perché ti permette di metterti in discussione. Sì, Vedi sì. delle realtà diverse e anche delle verità diverse. Ti accorgi che non hai la verità in tasca, che non hai No. ragione, perché non esiste né la No. ragione né la verità. No. E quindi viaggiare ti serve a questo, no? A metterti in discussione. Però poi ti accorgi, almeno nel mio percorso, nella mia umiltà, mi accorgo che dopo aver tanto viaggiato, in realtà la cosa che contava veramente era viaggiare dentro. E allora il viaggio di gioia è il viaggio, certo, fuori, ma soprattutto dentro. In ogni capitolo Gioia fa un viaggio interiore, risponde a una domanda interiore, per quello che è quella di tutti, no? Il nostro viaggio, uno può essere andato in Amazzonia, l'altro in Antartide, no? Ognuno fa il suo percorso. Però la domanda dentro, il viaggio interiore, ha delle similitudini per tutti. Sì, devi perderti per poi ritrovarti. Esatto. E Proprio comunque così, proprio così. essere pronto ad accettare quello che vai a trovare. Esatto. Che poi lo accetti, lo fai tu o no, è una cosa diversa, perché ognuno poi magari dice sì, questo sì, quello no, però devi essere pronto Ad a accogliere. vederlo e coglierlo, indipendentemente che lo condividi o no, per cui devi avere anche una sete di approfondimento, di conoscenza. È come dire anche questo programma, cioè se tu non vuoi riscoprire o risvegliare delle parti in te stesse, è meglio che non lo guardi. Giusto. Perché dopo comunque sia ti farai delle domande, ti metterai a confronto, dirai ma perché così, perché quello, andrai oltre e si innescherà un meccanismo in te che ti porterà ad andare oltre, e questo andare oltre comunque sia ti porterà anche un percorso inizialmente di solitudine, perché nella solitudine tu ti riconnetti col mondo,
Se tu sei con gli altri, ti connetti io, te, eccetera, ma tu non fai il tuo viaggio interiore perché sei distratto da quello che ti dico io. Qui fare il tuo viaggio interiore devi essere solo, da solo, col mondo, e poi quando tu hai fatto il tuo viaggio, il tuo bagaglio culturale, eccetera, cominci a condividere con gli altri e prendi spunto e diventi uno scambio, non un appoggio, perché io magari dico delle cose a te, tu le dici a me, tu le dici magari a Simone, Simone dice un altro, capito? Ognuno, cioè, porta il suo bagaglio e arricchisce il prossimo, ma se tu non hai fatto prima un bagaglio in te, cosa arricchisci? Esatto, cosa hai da dare? Questa solitudine, no, di cui parli, io lo chiamo silenzio, Sì. e l'ho scoperto, adesso viviamo nei boschi, noi viviamo in Val Tramontina, in montagna, e ho scoperto lì il valore del silenzio, quanto davvero essere soli con se stessi, nel senso andare nel silenzio interiore, ti permetta in realtà di ascoltare molto di più, no? Di rispetto a quando parlavi o stavi dialogando con qualcun altro, e lì davvero inizi ad aprire le orecchie del cuore e a sentire davvero. E quello è bellissimo, e lo pratico, anche provo a condividerlo con questa esperienza di cui ti parlavo prima, di questo forest bathing, di questo bagno di bosco, di questa immersione nella natura. Allora ti accorgi in quell'immersione nella natura, in quella riconnessione con la natura, che trovi la riconnessione interiore. È commovente questa, davvero. Senti come una vibrazione pazzesca, dici ah wow, sono come tornato a casa. Ecco, hai questa sensazione qui di essere tornato a casa, bellissimo. Mi sto pensando a una cosa che io vivo spesso, quasi ogni sera, perché io da un paio d'anni che ho preso un piccolo camperino con cui sono andato su in Lapponia, sono vissuto 8 mesi, eccetera, in mezzo al niente, al ghiaccio, al freddo, eccetera. C'è freddo, che poi io adoro freddo, per me è un conforto. Però insomma, ecco, è lì nel silenzio, perché quando è tutto pieno di neve, eccetera, è tutto ovattato, e nel silenzio veramente riscopri te stesso, cominci a parlare con la natura, cominci a dialogare con la natura, cioè veramente vai di quelle cose, cioè, a cui devi essere anche pronto, perché se uno non è pronto, cioè, schizza, per cui c'è pronto, devi essere... o anche in questo caso magari sostenuto, accompagnato, no? Qualcuno che è con te. Sì, se ma non se sei da pronto. solo o se sei con un'altra persona, cioè, ancora ti accompagni con nulla, per cui cioè, deve essere una cosa che comunque vuoi, perché Bravo. non è che trovi un conforto con altre cose, cioè, per cui devi essere veramente predisposto a questo. Ma al di là di questo, io continuo ancora a vivere in camper, no? E allora adesso dove mi parcheggio, ho la botola, no? Che siccome la sono infilata col freddo, eccetera, delle parti di impasti che si sono congelate, si sono staccate, a un certo punto mi ritrovo ho perso un pezzo di botola, ho perso un pezzo di colore sopra la parte di botola, cioè, perché col freddo si rigidisce la plastica, si stacca e vola via. Così no? c'è il caldo di notte, insomma. Sì. Allora, no, dentro sì, fuori no. Allora, tornando praticamente, siccome nevicava, roba eccetera, ho preso scotch trasparente, perché avevo tutto con me, e praticamente ho chiuso la porta con lo scotch trasparente, per cui comunque riuscivo lo stesso a vedere. Poi man mano si congelava, lo cambiavo e mettevo per cui un po' di giorni resistiva, ecco. Adesso ho messo botola nuova, trasparente, in cui vedo fuori sopra, no? Allora sono parcheggiato sotto degli alberi. È bellissimo, perché prima di andare a dormire guardo gli alberi che sono sopra di me e ci parlo, gli dico grazie per proteggermi stanotte, che vegliate su di me, perché i rami vanno sopra il camper, allora io li sento proprio vicini, no? Proprio li vivo, e poi il camper, e dico grazie per darmi un rifugio per stanotte, un rifugio dove riposare, dove dormire, e cambia proprio la tua prospettiva verso il mondo, verso quello che ti circonda, eccetera, cioè veramente ti apre, non so, è come se continui il tuo viaggio in te stesso anche se non stai viaggiando, come, no? È un discorso di attitudine in cui vivo, non lo so, è una mia scelta, cioè, per cui quando dormo, capito, dovunque dormo, in una casa di mattoni, roba eccetera, io comunque lo considero un piede a terra, perché la mia vera casa è su ruote, cioè il vero mio io. Sarà perché sono nato in Canada, cresciuto in Inghilterra, di qua, di là, eccetera, per cui alla fine dovunque casa e dovunque no.
per cui in un camper mi sento benissimo, perché quella è la mia casetta piccola, e per cui posso spostarmi in qualsiasi situazione, comunque sono sempre a casa, per cui è un'attitudine che, per quello io dico, quando tu mi parli dei tuoi viaggi, le tue cose, mi sento molto affine, diciamo, con quello che dici, che vivi, che hai sperimentato. E racconti dell'Amazzonia, perché quella è proprio una cosa che l'hai saltata da qua a là. Sì. E ho detto wow, adesso comincio a parlare e poi torniamo volentieri. È stata un'esperienza molto forte. Magari se fa piacere ai nostri ascoltatori, vi leggo un pezzetto di quell'esperienza nella giungla, e che me l'hai fatta venire in mente quando hai parlato di questa botola che guardi sopra gli alberi. Sì, perché proprio sopra il letto, sulla mansarda del letto, no? Allora vi leggo una cosa che mi è successa e mi ha cambiato completamente la vita. Adesso cerco pian piano la pagina, ed ero praticamente avevo preso un aereo per andare a Leticia. Leticia è il posto più a sud della Colombia, è una città che sorge sul Rio delle Amazzoni e fa da confine fra Colombia, Perù e Brasile, si incontrano lì, sul Rio delle Amazzoni. E sono andato, praticamente l'aereo che partiva dalla missione dove stavo lavorando partiva il sabato e tornava la domenica, quindi potevo andarci o una settimana o un giorno, ma stavo lavorando e quindi sono andato un giorno. Però ho detto veramente devo godermelo al massimo, e ho trovato che c'era una riserva naturale che permetteva di dormire in mezzo alla giungla in capanne costruite sugli alberi a 12 metri di altezza, alberi che misuravano 34 metri, una cosa meravigliosa. E adesso voglio leggervi, lo troviamo, magari mentre io lo cerco tu mi aiuti a far passare questi secondi perché il libro è bello grande, e è successa questa cosa che mi ha davvero cambiato. Eccola qua, guarda che bello. Allora, ve ne leggo due pezzetti. È tratto da The Journey of Joy Amazzonia, quindi da quell'esperienza. Quindi ero appunto in questa capanna. La persona che mi aveva accompagnato, un indio del posto, mi ha portato lì. Era di notte perché ero arrivato di sera col pullman, con un pulmino tipo. Ero andato a vedere il Rio delle Amazzoni, poi sono arrivato in questa riserva, era ormai buio. Allora questa guida è venuta a prendermi al centro della riserva e assieme abbiamo camminato verso questa capanna, ma era tutto buio, non avevo idea. Tant'è che è successa una cosa incredibile. A un certo punto lui mi fa, camminavamo, io camminavo dietro di lui, a un certo faccio questo gesto così anche loro lo vedono, mi fa così con la mano e mi tira indietro così. Gli facevo, cosa è successo questo? No, guarda, mi dice in spagnolo, vedi lì? Vedi cosa? Lui dice, sì, c'è un ragno su quella foglia, e lo illumina. E lui fa, meglio che passiamo lontano perché quei ragni saltano dalle foglie e sono letali per l'uomo. Allora io ho detto, volentieri, hai fatto bene a spingermi, passiamo dietro. Abbiamo fatto il giro di questa foglia. Ma come hai fatto a vederlo? Curiosità. Lui, guarda, mi ha stupito. Ma aveva un faro, un qualcosa? Aveva una torcia, ma era connesso con la natura. Lui addirittura a un certo punto ha preso uno stelo d'erba, l'ha messo tra le labbra e ha ripetuto il suono di una rana. Ci sono più di 100 specie di rane in Amazzonia e le rane gli hanno risposto. Cioè, guarda, delle cose bellissime, straordinario. Allora mi porta alla capanna e mi dice, ok, ciao, ci vediamo domani mattina. Io rimango da solo così con quei ragni che mi stanno addosso e pensavo che avrei avuto paura, no? E adesso ti leggo questa cosa. Allora, fate finta che lui è andato via. Anzi, guarda qua, mi dice, lassù trovi tutto, il bagno, l'acqua, qualcosa da mangiare. Buenas noches, amico italiano. Senza aggiungere altro che un sorriso se ne andò. Mi ci volle qualche minuto per riprendermi. Stentavo a credere a cosa stesse succedendo. Ero rimasto completamente solo in mezzo alla foresta primordiale. L'umano più vicino dormiva a una mezz'ora di cammino nel centro della riserva, ma non avevo idea di come raggiungerlo. Mentre il centro abitato più prossimo, Leticia, distava qualche ora a piedi. Eravamo rimasti solo io e la foresta. Fu in quell'istante che iniziò la magia. Pensavo che avrei avuto paura quando la guida se ne fosse andata, paura dei ragni, dei serpenti, delle rane velenose e di stare da solo. Eppure, quando la sagoma della guida... Se volete, qui vi consiglio di ascoltare questa lettura a occhi chiusi, per percepire ancora di più. La vista porta via molto della nostra concentrazione, moltissima. Invece a occhi chiusi uno riesce un po' a immedesimarsi nella giungla, senza farsi prendere spavento dai ragni. Per cui noi viaggiamo con te. Bravissimo. Questo, il senso di questi due libri è proprio portare in viaggio il lettore in queste esperienze fisiche e anche interiori. Ok. Per cui chiudo anch'io gli occhi. Perfetto. Fu in quell'istante che iniziò la magia.
Pensavo che avrei avuto paura quando la guida se ne fosse andata, paura dei ragni, dei serpenti, delle rane velenose, di stare da solo. Eppure, quando la sagoma della guida si fuse con gli alberi scomparendo alla mia vista e rimasi da solo, mi accorsi che le paure erano svanite come quell'ombra. Da solo con la foresta non ebbi la paura che immaginavo di provare. Iniziai a percepire tutto ciò che mi circondava, i 1000 suoni del sottobosco, i sibili, i cicalii, i gracidii, i ticchettii delle goccioline di vapore che calavano dalle felci, gli strepitii dei rami degli alberi che stiracchiavano nelle loro linfe. Non era la natura che mi faceva paura, non la solitudine. Non v'era cattiveria nella giungla né invidia, assente l'odio. Allora è forse l'uomo la causa delle nostre paure, il suo giudizio, la sua perfidia, la sua debolezza? Forse sì. Ma anch'io ero quell'uomo, non ero diverso. Diverso era l'amore che mi circondava, l'amore dell'eterna madre che mi aveva fatto trovare la pace. Vi passo un altro pezzetto, la pagina dopo. In quel momento quindi salgo la botola, entro in questa capanna, chiudo la botola dietro di me, sistemo le mie poche cose, mi sciacquo il viso con l'acqua fresca liberandolo almeno per un minuto dal sudore e tirai fuori dallo zaino i fiammiferi e la candela che mi ero portato da San Vicente pregustandomi quel momento. Fissai il lume sul tavolino e sfregai 2 o 3 fiammiferi bagnati dall'umidità. Finalmente la luce calda della fiammella invase la capanna e mi sedetti a guardarla. Nel mio udito straripavano tutti i rumori della giungla selvaggia che componevano una melodia al contempo assordante e rilassante. Mi lasciai andare a quei suoni amici e alle emozioni che evocavano. Piansi molto, mosso dai sentimenti che avevo provato prima di salire la scala che mi aveva portato alla meta. Cercai di concentrarmi su quelle sensazioni per provare a capirle. Tra loro dominava la riconoscenza. Mi sentivo accolto dalla natura, che aveva fugato tutte le mie paure con il suo abbraccio materno. Sentivo una profonda pace attorno e dentro me, e la tranquillità dell'ambiente si fondeva con quella interiore, espandendola. Questa pace entrava dentro me come una grande mano, afferrando i timori e le insicurezze e trasportandoli all'esterno, dove i rumori ancestrali della foresta li dissolvevano nella serenità. Non avevo mai provato nulla di simile, eppure c'era qualcosa di ancor più grande di cui prendere consapevolezza. C'era una percezione di fondo, una sensazione avvolgente, totale, che inizialmente non era chiara ma che mi sforzai di conoscere. In quel momento un boato scosse il cielo e un grande acquazzone si abbatté sul fogliame del tetto. La pioggia, carica e fragorosa, inondò la giungla. Gli animali momentaneamente tacquero, restando in ascolto dell'acqua. Piansi, ancora e ancora. Lacrime di gioia solcavano il mio volto, sostituendo quelle di sudore. Avevo capito. Quel qualcosa di profondo nel mio intimo era un senso di appartenenza. Sentivo di venire da lì, da quel punto del mondo. Ma non era vero, mi ripetevo, io ero nato in Italia, dal ventre di mia madre, cresciuto nel mio paesino, eppure no. Un'altra parte di me mi diceva che non era vero, io ero venuto da lì. Ma da lì dove? Dalla capanna, dall'albero, dalla colombia? Chi sono io? Chi sono io? E questa è la chiave di tutto. Chi sono io? Io ero un bambino, nato in Italia dall'unione di mio padre e di mia madre, vissuto e cresciuto nel mio paesino. Io ora sono un uomo, un essere umano, divenuto consapevole di essere parte del tutto. Io non sono colui che cammina sulla terra umida, io faccio parte di quella terra. Questo mi sussurrava la foresta. Io ero parte di lei. Per questo non avevo paura. Io sono parte del tutto e tutti noi lo siamo. E da quel momento non vidi più la foresta solamente come un agglomerato di alberi. La foresta, agli occhi del mio cuore, era diventata un'entità viva della quale anche io facevo parte. È per questo che se il pianeta soffre noi soffriamo. È per questo che gioiamo delle sue meraviglie, che ci emozioniamo per il fuoco dei tramonti, per il colore dei fiori, per il fragore dei tuoni. Siamo parte integrante di quelle emozioni e sono proprio loro che ci uniscono al tutto attraverso la simbiosi universale che chiamiamo amore. Wow, mamma mia, dicono i nativi americani. ma commosso. Cioè, Allora mi godo questa tua commozione. cavolo, cioè veramente c'è. No parole. Sì,
Un abbraccio. Sì. Cioè, secondo me ognuno di noi dovrebbe ritrovare questa parte in se stesso, perché è quella la parte per cui vale la pena vivere. Ed è questa è la mia missione ora. Ora tutto quello che faccio anche con Giulia, con Rinatura in montagna è dedicato a questo, a far Rinatura è quello, ritroviamo quella connessione. Questo è il riaccendere di una scintilla che brucia per sempre, ma brucia di un fuoco vivo che è amore, no? Sì, il resto tante volte, sai cos'è? Delle volte veniamo messi un po' alla prova, secondo me, per vedere veramente quello che vogliamo nella vita. Se vogliamo distrarci, seguire tutto il discorso della commercializzazione, della pubblicità, delle macchine, bam 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 bam, o se diciamo ok, basta, mi sono stufato, cerco qualcosa in più della vita, voglio qualcosa di più profondo. E le cose più profonde sono quelle più semplici alla fine, sì. Quelle con la natura, con quel che ci circonda, col cielo, con la terra, perché noi alla fine abbiamo il corpo, è natura, il nostro corpo non è un chip, cioè è natura, è viva e dobbiamo vivere con quello che ci rende vivi, è meglio della natura non c'è. Infatti noi quando abbiamo sete non è che ci mangiamo uno stereo o una TV, ci beviamo acqua, e acqua è natura. Abbiamo cibo, ci mangiamo qualcosa che cresce dalla terra, non da una parte meccanica, per cui cioè, noi viviamo con la terra, per cui questa è la cosa che delle volte ci dimentichiamo, soprattutto per i bambini. I bambini hanno tanto bisogno di questo, perché quello che fa crescere forte un bambino è proprio la sua connessione con la natura, perché sono molto importanti, soprattutto i primi anni, che il nostro problema, che noi stiamo venendo condizionati veramente da di tutto di più. Io sono anni che non guardo più la televisione, cioè i giornali mai visti, però diciamo la TV, cioè io le notizie del cinema veramente non lo so, io vivo proprio su un pianeta tutto mio, ma sono felice perché è il mio pianeta, perché è mia la vita, non è di altri, per cui cioè quando tu ti distacchi da quello che ti distrae, perché anche la TV, i mezzi, è tutto basato per distrarre la tua attenzione da quello che è la tua vera realtà, è come ti mettono alla prova per vedere se tu vuoi distrarti o vuoi lavorare su te stesso. È una tua scelta sempre, quotidianamente, libero arbitrio, per cui se noi scegliamo questo libero arbitrio e ci riconnettiamo con la natura, come queste persone che hanno in mezzo alla natura con un filo d'erba o questo con l'altro eccetera, cioè, e loro sono felici, non hanno bisogno di altro. Noi diciamo sono poveri, ma chi è più povero? Noi che corriamo dietro a un'illusione, una bolla, a una giostra del criceto, o loro che vivono semplici con la natura? Onestamente noi siamo più poveri, che l'unica roba che abbiamo è i soldi o i nostri possedimenti, ma quella non è ricchezza, quello incatenamento non è ricchezza, è un'altra cosa. Ricchezza è quella che è dentro le tue esperienze di vita, la tua, cioè, e soprattutto viaggiando, quando chi ha saputo fare dei viaggi come te l'ha percepito, perché un altro avrebbe detto ma è scomodo, ma guarda qua piove, ma Dio il ragno questo, e allora non avrebbe vissuto questa esperienza. Tu l'hai vissuta perché avevi la predisposizione e hai detto no, io voglio assaporarmi tutto, immagazzinarmi tutto, rendere questo in me, ma c'è stata una tua volontà, perché se tu non avevi questa volontà non l'avresti vissuta, per cui dipende l'intento del perché tu vai lì a vivere quello, perché se no vai come l'italiano che va all'estero e prende la pasta o la pizza e dice ma non è come a casa, cioè ovvio, ogni posto ha sua caratteristica, o se tu vai tu assaggerai qualcosa del posto per capire anche la tradizione, la cultura del posto, tutto eccetera, che tu la conosci già, nel senso anche loro che vai là, stai a casa, stai prima, no? Sì, ognuno ha il suo modo, no, di approcciarsi alla realtà e ognuno fa quello per cui è pronto, no? Quindi è bello anche vedere che siamo tutti su una strada a un momento diverso della strada, ma la strada poi è la stessa, va verso quella direzione e ognuno è giusto che segua il suo percorso. È importante, come dicevi prima, è accogliere magari una cosa diversa, un cambiamento, anche una persona diversa che non ti aspettavi di incontrare, no? Accoglierla, aprire il cuore, perché in quella situazione potrebbe esserci un insegnamento, o potresti imparare qualcosa di nuovo di te, non solo del posto nel quale vai e scopri. E quel posto potrebbe essere l'Amazzonia, ma potrebbe essere anche il posto dietro casa, la Val Tramontina per esempio. Guarda che sai che tantissime persone di Pordenone non erano mai venute in Val Tramontina, che è lì a mezz'ora, no? E ogni tanto che vengono vedono questa meraviglia naturale, anche altre valli delle nostre montagne, e dicono wow, ma qua è uno spettacolo, è un paradiso, e ce l'avamo dietro casa. Quindi davvero alle volte no, la distanza non conta, l'importante, come dici tu, è l'approccio. Sì,
Ma sai, mentre parlavi di questo, io volevo portarti in questo piccolo aneddoto, no? Che io ho fatto un piccolo viaggio, un percorso, eccetera. Ho fatto 300 km a piedi in giro per l'Annapurna sull'Himalaya, no? E facciamo una media di 20-25 km a giorno da villaggio a villaggio, e eccetera. Allora, hanno sempre insegnato che l'esperienza tu la vivi sopra i 3.000 metri, non è il punto d'arrivo e sforzarti per arrivare ai 3.000 metri. Infatti, quando arrivi ai 3.000 metri devi fermarti un giorno o due per acclimatizzarti per poi andare oltre. E la maggior parte dei giovani oltre i 3.000 metri non andavano, non ce la facevano. E chi ce la facevano erano persone anziane, addirittura persone anche disabili. Perché? Perché l'intento. Allora, se tu hai l'intento e vuoi vivere quell'esperienza, sei pronto a sacrificarti per arrivare a quell'esperienza, perché quando arrivi su 4.500 metri cioè 5-6 di sera le fontane smettevano, cioè si ghiacciavano, cioè pensa che freddo faceva di notte, per cui cioè devi essere veramente mentalmente stabile e voler fare quella cosa, perché è lì dove tu vivi, in quell'altitudine, capito? E allora, capito, io ho visto l'intento di chi veramente ha detto io voglio farci, nonostante i miei problemi, le mie cose, anche i problemi fisici, ce la facevano. Per cui, perché volevano, capito? Mentre se tu lo fai giusto per fare, no, non molli, capito? Per cui c'è anche la predisposizione di voler vivere quella sensazione, vivere quel traguardo, farcela, capito? Crederci è la molla più grande. Credere, sì. avere fiducia. Sì. Però la fiducia viene dal credo, perché tu all'inizio credi, poi dopo con la fiducia ti viene perché vedi il risultato e poi ci credi di più ed è tutto, diciamo, una cosa che segue. Però deve partire dall'intento, deve dire ok, ci provo e poi va come va, almeno ci ho provato. Sì, è vero. Però se non ci provi non arriverai da nessuna parte, cioè nessuna esperienza viene a bussarti alla porta, sei tu che devi andare a cercarti, quella che arriva facile va via anche facile, non rimane, cioè, è vero. E questa è una cosa che ti conquisti, no? Che guadagni. Sì, qualcosa che viene da dentro, che ti porti dietro per tutta la vita, perché penso anche te, quell'esperienza che tu hai vissuto lì in Amazzone, te la porti, ogni secondo tu te lo ricordi, perché l'hai vissuto, diventi tu. Sì, ti trasforma al punto da fare un nuovo te. Sì. Quello è bello anche provare a vivere ogni istante così, per aprirsi alla vita e diventare ogni momento un nuovo noi, perché siamo in costante rinascita, no? La resurrezione è ogni secondo e se ci pensiamo il miracolo della vita non è scontato adesso, non è che non è scontato, sai, 10 anni, wow, ho vissuto 10 anni, un secondo non è scontato, è come se rinascessimo ogni secondo, quindi pensa quanta gratitudine nel cuore a dire oh wow, qui batte, e lo scrivo nell'ultimo libro che ci abbiamo mai pensato al fatto che siamo vivi non per merito nostro, nel senso che non siamo noi a dire al cuore o batti, o tutto, non è che siamo noi che gli mettiamo i gettoni, no? Che no, così, sì. Lui batte da sempre, da quando siamo qui, o forse anche da prima, e continua a battere, ci tiene in queste dimensioni. E quindi abbiamo mai non solo riflettuto, ma anche provato gratitudine per questo. Prova a pensare di essere grato a ogni battito del cuore. Cioè, e se lo fossimo tutti, vedresti tutte persone con un sorriso così per strada, perché dicono che gioia è, che grazia è, sono vivo per miracolo. Miracolo è una parola che abbiamo un po' cambiato, l'origine della parola miracolo in latino vuol dire meraviglia. La vita è una meraviglia, non è una cosa impossibile, miracolosa, che non puoi costruire, non puoi fare, irraggiungibile, è meravigliosa e quel miracolo accade ogni istante, quindi sentiamo questa, proviamo a sentire, cioè, mettiamo le mani sul cuore e sentiamo che adesso batte, e non batte per merito mio, non sono io che gli ho messo il gettone, no? Non sono io che gli chiedo di battere, non lo pago per battere, va al di là, lui batte incondizionatamente. Certo, devo impegnarmi per farlo battere, devo metterci benzina per farlo battere, devo metterci la mia volontà, come dice lui, no? Quella è la benzina, il mio amore, e batte, e quella gratitudine ti riempie di gioia, e quindi quando senti tu quella gioia poi la porti agli altri e tutti gli altri si riempiono di gioia, ed è quella la vera meraviglia, il vero miracolo, perché questa gioia si espande. Alla fine del libro dico, l'amore non è come la matematica, perché se lo condividi, se io do metà del mio amore a te, non è che a me si dimezza, il mio raddoppia. È una moltiplicazione, la divisione nelle logiche dell'amore, e questa è una meraviglia vera, perché va al di là di tutto ciò che immaginiamo. Pensiamo che
1 diviso 2 fa mezzo nelle logiche dell'amore, invece 1 diviso 2 fa 4. Sì, e questa è la differenza tra amore ed energia. Perché l'energia sì, si dimezza, l'amore no, perché il sentimento è completamente diverso, anche l'intento è diverso, cioè per quello bisogna evitare certe persone dannose e invece circondarsi di persone simili a noi che ci aiutano ad andare avanti, perché grazie a quell'energia poi arriva l'amore, arriva tutte queste cose. Comunque sai il discorso che mi parlavi della gratitudine eccetera, cioè una cosa che io faccio da diversi mesi a questa parte, allora io sono un po' particolare con me stesso, perché siccome mi conosco abbastanza bene, mi organizzo anche tra me e me. Infatti c'è un sacco, a me piace stare da solo perché ho tante robe da fare, no? Magari fossi solo, non sono mai solo, anzi quando sono da solo ce n'è di più. Quindi mi distraggo con gli altri per non stare con me, c'è tutto sta roba qua. Ecco, allora quando vado a dormire eccetera, no? Io dico, è come se noi moriamo, finiamo quella giornata e la mattina rinasciamo, anche perché noi mettiamo da parte tutto quello che c'è stato durante la giornata e andiamo in un'altra dimensione. Perché io, esempio, faccio una cosa con me stesso, durante il giorno ho tante cose che magari mi disturbano, questo, quell'altro, una telefonata, questo, un pensiero, far questo, quell'altro, impegni, eccetera. Allora io so delle cose che devo trovare delle sensazioni, delle soluzioni. Cosa faccio? Prima di andare a dormire penso a questa cosa e dico ok, devo trovare una soluzione, perché per me i problemi non esistono solo soluzioni. I problemi sono come dei test. Se tu vedi un problema ti blocchi, se vedi una soluzione dai da fare per trovare la soluzione, no? Boh. Allora dico, io la mattina o massimo 2 mattine dopo mi sveglio con già la soluzione, me la scrivo, roba eccetera, perché il mio cervello o la parte diciamo subconscia, quello che è, durante la notte lavora indisturbato, perché il corpo non ha tutti gli impegni, va a mangiare, dormire, sete, questo, quell'altro, rumore, e allora elabora tranquillamente e così ti viene fuori con la risposta. Per cui diciamo è anche interessante avere a che fare con se stessi, perché veramente dentro abbiamo di tutto di più. E ogni mattina che mi sveglio, io che appunto mi sveglio in camper, qua eccetera, guardo fuori, no? Mi scelgo sempre un posto in mezzo al verde e guardo il cielo e ringrazio Dio per un altro giorno da vivere, perché dico è un miracolo, mi hanno donato un altro giorno da vivere, perché ogni giorno è veramente un miracolo, come dici te, ogni secondo è un miracolo, per cui ogni giorno ringrazio per un altro giorno da vivere e cerco di renderlo utile proprio anche verso Dio, il suo creato e il mio prossimo, e poi guardo gli alberi e ringrazio gli alberi per la forza fisica che ancora ho nel mio corpo in cui abitare, perché se non ho forza fisica devo lasciare il mio corpo perché non ce la fa, è come una macchina, se non va prendi un'altra, uguale col corpo, per cui ringrazio gli alberi e ringrazio Madre Terra, la natura, che mi sta dando un corpo ancora sano in cui vivere e portare avanti diciamo la mia missione del perché sono qui in questo mondo, perché credo che ognuno di noi che è nato in questo mondo ha una sua missione, poi c'è chi si dà da fare, lo scopre, lo eccetera e ci vive, ok, e chi no. Però io ho visto una cosa, anche tutti quelli che sono di quelle trasmissioni, come penso anche te, come tutti, quelli che in qualche modo hanno ricevuto questo, poi a loro volta vivono per questo. Cioè tu hai avuto dall'alto, ti hanno fatto vivere delle cose che tu a tua volta ti senti in automatico da portarle al tuo prossimo, come te attraverso i tuoi libri, i tuoi racconti, i tuoi convegni, le tue cose, cioè tu apporti al tuo prossimo quello che dall'alto ti hanno concesso di vivere, ti hanno permesso di vivere, ti hanno messo in mezzo a quella situazione, perché nulla arriva a caso, è un nostro piano, una nostra missione che ci hanno messo a fare, che all'inizio non ti rendi conto, però dopo che lo cominci a vivere ti rendi conto e poi viene, no? Guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa bellissima. Allora, questo che ha detto Edward adesso è straordinario, perché è proprio così, cioè quando vedi qualcosa o percepisci qualcosa, poi senti la responsabilità anche di condividerlo, no? La responsabilità. Senti proprio questa responsabilità. Allora qui è successa una storia, ero
nel nord della Thailandia, in una missione per bambini che erano abbandonati dalle famiglie, avevano gravissime disabilità. Dovevo passare 2 o 3 giorni, è stato tantissimo, e una mattina dovevamo accompagnare i bambini con le disabilità in una riserva di elefanti, per farli conoscere gli elefanti. E succede una cosa straordinaria. In che zona, se posso chiedere? A Chiang Rai. A Chiang Rai, ok. E succede questa cosa che è stata talmente anche commovente per me, che io ho detto, quella lì, se non la dico a tutti, è come se privassi gli altri di un regalo immenso, no? Sì. Cioè, è proprio, è come se me la sono goduta io, ma non è sufficiente, ho proprio la responsabilità di fargliela godere agli altri. Adesso ve la leggo. È come questo programma, È proprio così. Anche tu sei qua per portarlo agli altri, è uguale. È così. Ed sono cose che toccano il cuore, no? E adesso, visto che abbiamo anche il video, io adesso vi leggo questo pezzo, sempre se volete lo ascoltate a occhi chiusi, ma poi c'è alla fine del libro una fotografia che lo testimonia, così possono anche vedere la fotografia. Allora, scusami, come prima, dammi una spalla, che se non trovo la pagina subito mi aiuti tu. Perché qua ce ne sono, ancora di più i capitoli sono qua. Sì. Allora, Chiang Rai 130, vediamo se lo becchiamo. Bene, per cui sapete che se avete il libro è pagina 130. Ecco qua. Non è più a pagina 130. No, il capitolo inizia, poi c'è il capitolo inizia 130, poi c'è l'ulteriore difficoltà di andare a beccare dove è nel capitolo. No? Dai, ma ci siamo vicini. Comunque viaggiando soprattutto in Asia, che è una cultura molto forte. No, perché anch'io sono stato diverse volte in quella zona là. Non so se sei mai stato a Pai. No, a nord di Chiang Mai. Comunque adesso mi ha detto che è cambiata, eccetera. Ma allora era ancora un piccolo villaggino, c'erano anche appunto là gli elefanti, le robe, le cose. Che poi ho scoperto, gli elefanti hanno tantissima paura degli animali piccoli. Tipo di un cane. Eravamo su un elefante, a un certo punto è arrivato un cane, quei cagnetti piccoli, brutti, cattivi. Cioè, l'elefante ha cominciato a correre. Sì. Con i topi, per esempio, sì, non riusciva neanche più a fermarlo il tipo che lo guidava. Cioè, era assurdo, non sapevo se buttarmi giù o come fare. Anche perché gli elefanti sono dei bestioni. E se poi cominciano a correre e tu cominci a saltare su e giù sulla schiena dell'elefante, cioè. E qui è successa una cosa con un cucciolo di elefante, quindi dai, allora ve lo leggo. E in realtà era 152, quindi sono dovuto andare a Ok, dobbiamo chiudere gli occhi o no? Come uno si sente? È meglio? Ma è tipo racconto quello dell'Amazzonia? Aiuta. Ok, allora sì, dai, allora chiudiamo gli occhi. Eppure la cosa più bella doveva ancora accadere. Una volta salutato il nostro amicone, che era un elefante di grossa taglia a questo punto, che avevo visto con questo ragazzo, spinsi sulla ghiaia la carrozzina di Pia, che era il bambino che accompagnavo io, per tornare dagli altri ragazzi al centro del complesso. Sulla strada ci fermammo ad ammirare un cucciolo d'elefante che si godeva all'ombra di un alberello. Notai che Pia voleva avvicinarsi per accarezzarlo, ma la carrozzella era d'impedimento. Inoltre, il ragazzo dal grande sorriso, che era questo Pia, era veramente un sorriso straordinario, non riusciva a distendere del tutto il braccio e a malapena riusciva con la mano a sfiorare l'elefante. Allora azionai il blocco della sedia a rotelle e decisi di alzare in un abbraccio il mio amico per poterlo avvicinare all'elefantino. Nel fiore della sua età, aveva 14 anni circa, Pia non era per nulla leggero e in più, non potendo sostenersi sulle gambe, era appoggiato a peso morto su di me e io, nel tentativo di avvicinarlo al cucciolo che era alto come noi, facevo una gran fatica. In quel momento successe una cosa che cambiò completamente la mia vita, un gesto d'amore che scosse la mia esistenza come un brivido profondissimo, dritto al cuore. Qualcuno mi vide in difficoltà. Si accorse che Pia stava scivolando dalle mie braccia e che stavo sudando per lo sforzo. Allora si avvicinò a noi e avvolse il grembo di Pia in un abbraccio, aiutandomi a sostenerlo e facendo urlare di gioia il ragazzo. Quel qualcuno aveva avuto la sensibilità di capire le nostre difficoltà, di sentire il nostro desiderio d'affetto e aveva risposto con un gesto d'amore infinitamente grande, vasto, commovente ed eterno. Non era stato un educatore, non un ragazzo nel centro e nemmeno uno dei turisti di passaggio. Era stato il cucciolo di elefante. Sul serio, proprio lui,
Aveva allungato la proboscide avvolgendo Pia, avvicinandoselo alla testa, facendo sì che i due volti si appoggiassero uno sull'altro, che su quello di Pia si accendesse il sorriso più luminoso del mondo e sul mio iniziassero a scorrere le lacrime. Quando l'elefantino ritrasse delicatamente la proboscide, io non feci altro che lasciar sedere Pia e sentii che in quel momento il mio esistere era cambiato per sempre. Quel cucciolo di elefante ci aveva dimostrato una sensibilità che forse poche volte alberga perfino nel cuore degli esseri umani. Ci aveva dato una dimostrazione d'affetto capace di aprire infinitamente i nostri cuori. Ci aveva fatto conoscere l'amore. Quell'elefantino era stato in grado di farci sentire amati. Ci aveva fatto capire che sono queste le piccole, enormi cose che rendono la vita un miracolo ineguagliabile, perché sono propagazione di un amore infinito che, quando espresso, sa guarire ogni ferita del cuore. La nostra gita era finita. Poco a poco riaccompagniamo i ragazzi sui van che ci avrebbero riportato al center. Ma ero certo che le emozioni che avevo vissuto quella mattina nel mio cuore non avrebbero mai conosciuto la parola fine. E ora ve lo mostro. Wow. Madonna, fai sempre dei racconti toccanti. Cioè, cavolo. Diciamo che la scrittura è un po', non è merito mio, no? È un dono che io ho la responsabilità di mettere a frutto. No, ma il modo anche proprio che lo racconti, cioè nel senso, uno vive la scena, cioè non è che la descrivi e basta, proprio metti il tuo sentimento in quello che scrivi, è una cosa... È così che dicono i lettori di questi libri, che proprio vanno in viaggio con questo libro. E la cosa straordinaria, stanno arrivando, è uscito la settimana scorsa, stanno arrivando le prime recensioni e mi dicono le persone che lo leggono che gli sembra di essere loro lì dentro, no? In quella storia. Sì. No? Questo è ciò che conta per me. Sì. Wow, che bello. Ecco, io un po' di problemi, infatti di solito mi faccio leggere le cose perché sono un po' dislessico, ho scoperto sta cosa, imparo cose in un altro modo, magari con l'audio. Ti faccio gli audiobook allora. Sì. No, per dire, anche quando guardo raramente quando guardo un video, un qualcosa, il video no, perché ascolto e non guardo, però tipo mi fai vedere un film e devo vedere almeno 7, 8, 10 volte, cioè nel senso spengo il volume e guardo la scena e vivo quello che sta vivendo l'attore. Per cui magari mi vivo il mio film, magari mi sta dicendo tutt'altro, però diciamo che mi vivo il mio film. Poi provo uno con l'audio e vedo qualche scena, però mi ci vuole più perché con l'audio devo immagazzinarlo, mentre le scene sono più dirette. Insomma, dopo un po' riesco un po' a assemblare un po' l'uno, l'altro, metterlo in pausa, riguardo, eccetera, e poi mi rendo conto che quello che ho visto all'inizio era tutt'altro di quello che era il film, per cui mi faccio il mio viaggio, tutto, eccetera. Per quello dico, però quando invece leggo, allora è solo la voce con l'audio, allora riesco a captarlo, insomma. Questo è una cosa, insomma, ecco. Mi fa piacere allora che ti porta dentro all'atmosfera. Sì, perché lo stai leggendo. Se dovessi leggere, siccome sono così impegnato a leggere, non saltare le righe, è più problematico. Però è per questo dico, spesso mi faccio leggere le cose, allora riesco a... Ecco, però una cosa molto bella che hai descritto questa cosa qua è che gli animali, che poi hanno l'anima, soprattutto i mammiferi, sono molto più connessi con se stessi molto più di noi, perché il problema nostro è che le informazioni che noi riceviamo dell'indottrinamento ci condizionano, mentre l'animale non lo condiziona. L'animale ha il sesto senso accentuato, deve preoccuparsi del suo cibo, questo e quell'altro, eccetera, mentre noi di base non sappiamo procurarcelo, per cui siamo schiavi. Ecco, per cui noi siamo schiavamente indottrinati, mentre loro sono liberi, l'animale, a meno che viene addomesticato, ma se no in natura nasce libero. Ecco, per cui anche questo elefante, lui è percepito con la telepatia, perché noi come comunichiamo con l'animale? Con la telepatia, perché la telepatia è la forma più forte di comunicazione, ancora più della voce. Infatti tu quando senti delle sensazioni da una persona, anche se non parla, o rabbia, felicità, quel che sia, o delle espressioni, è telepatia comunque, non è
parole uno può raccontare quello che vuole, ma sono dei suoni, alla fine non è detto che sia la realtà. Per quello dico anch'io, quando parla uno non ci faccio caso a quello che dice, gli entro nella testa per vedere cosa sta ragionando, perché parole Mi fai sorridere perché sai come si intitola il primo capitolo del Viaggio di Gioia del nuovo libro? Si intitola Al di là delle parole. Perché ciò che conta non è, e questo quando lo dico alle presentazioni rimangono scioccati, perché ciò che conta non è leggere questo libro, non sono le parole, ma è la vibrazione, l'intenzione che vibra al di là di ognuna delle parole. Quello conta. Certo. E quello si percepisce anche leggendo, e quella c'è, è inutile, non puoi nasconderla, no? No. E allora c'è proprio un'introduzione dove invito il lettore ad andare al di là delle parole, oltre a capire cosa c'è davvero in quel diciamo mondo molto più variegato. Sì, a aprire se stesso, a vivere se stesso, a togliere tutte quelle scorie, tutte quelle mura, cioè spogliarsi di tutto, mettersi a nudo e ritrovare se stesso, perché se non ritrovi te stesso rimani bloccato in quello che sei cresciuto e sei stato indottrinato e ti ritrovi fino adesso, perché se tu non sei felice in quello che fai vuol dire che qualcosa è un po' tutto sbagliato, per cui parte da una ricerca in se stessi, essere umili, dire ok, tutte queste robe mi sono creato intorno ma alla fine non mi rendono questa felicità, allora comincio a ricercare e capisci che devi fare tutto un passo indietro, diciamo, ecco. E però il discorso dell'elefante è che gli animali invece sentono questo, gli animali danno amore, vedono le situazioni e come l'elefante che ha abbracciato questa persona, o come, capito, un cane che ti dà amore, ti viene vicino se sei triste, come fa a sapere se sei triste? Cioè, lo percepisce, lo per sente. cui sesto senso, capito, e telepatia e altre cose, qui secondo me noi dobbiamo riscoprire quelle cose per poi riconnetterci col mondo, perché l'animale, lui vive nel mondo, vive tutto, il ciclo della natura, questo, quell'altro, eccetera, perché è connesso, per cui alla fine l'animale è più connesso di noi. Cioè siamo noi che si stiamo sconnessi strada facendo con tutto un ambaradan di ipnotico che pensiamo che sia la realtà, ma è un'ipnosi, perché alla fine la realtà è un'altra, è la natura, perché viviamo di natura, non siamo delle macchine. In Amazzonia te lo fanno capire chiaramente questo gli indigeni. Gli indigeni sono, e le popolazioni native, no? Sono profondamente connesse. Loro sanno esattamente che fra un po' piove, per dire, no? Certo. O esattamente perché sentono quella cosa nel loro organismo. E sentono quindi che la connessione col tutto, quello è straordinario. I cani, è vero, se noi da qualche mese abbiamo Lasca, che è un cuccio di Bovaro del Bernese, che ogni giorno ci insegna ad essere aperti. Cioè lei ti arriva con questo sorriso, un cane che sorride, no? E davvero ti apre il cuore. Perché quello non è un sorriso senza condizioni, lei non sta volendo niente in cambio, no? Non c'è un dare avere, come dice Giulia, non c'è uno scambio che lei vuole. No. Lei lo fa perché è felice, no? È felice di vederti. Sì. Ti sta volendo bene. Sì. Questo è bellissimo. Sì, è l'amore incondizionato di cui si parlava prima. Proprio. Loro ce l'hanno, proprio nella natura ce l'hanno. Sì. Difatti loro si fidano più dell'uomo perché hanno proprio questa cosa verso il prossimo e anche si aiutano. Ci sono tantissimi anche video, roba eccetera, vedi che l'animale magari salva l'uomo, roba eccetera, cioè, e come fanno? Cioè, perché riescono a vedere, riescono ad andare oltre, mentre l'uomo non riesce nemmeno a salvare il suo simile. Cioè, Alcuni, dai. No, Siamo ottimisti, qualcuno ce la fa. Qualcuno ce la fa, ma non la maggior parte, mentre gli animali la maggior parte ce la fa, cioè, perché secondo me noi abbiamo come un timore, un qualcosa, uno si fa, ma vediamo una situazione preoccupante, facciamo le foto fino ai telefonini, ma Cristo santo, cioè vai là, dai una mano, cosa fai, filmi col telefonino, cioè dai una mano al tuo simile, fai qualcosa, no. Tutti i giornalisti a fare dei reportage, cioè no, mentre l'animale ha questo, capito, della sopravvivenza, è questo che dovremmo riscoprire anche noi verso il nostro prossimo, la sopravvivenza in noi stessi, anche della nostra specie. Ecco, questa è una cosa che io invece ho visto, è un problema comunque principalmente nei paesi latinoamericani, soprattutto italiano, perché allora ti spiego.
l'italiano ha avuto un indottrinamento, secondo me, per migliaia di anni di non fidarsi dell'uno dell'altro, ti vedi e ti impera, cioè, per cui alla fine sono tutti un po' così sotto shock, mentre i paesi nordici che sono più connessi con se stessi, loro ti vedono fermi di fianco alla strada, si fermano a aiutarti, si fermano da questo, cioè tu sai che se tu mezzanotte hai un problema puoi bussare alla porta, ti aprono, ti danno anche da dormire se può, cioè, sono abituati che con la natura, che è difficile, soprattutto d'inverno, cioè molto difficile, se rimani fuori da ghiaccio muori, cioè non c'è via sopravvivere, perché a meno 20, meno 30 tutta la notte muori, cioè si aiutano uno con l'altro, cioè hanno questa cosa, cioè hanno l'istinto della sopravvivenza, e quello che secondo me invece è una cosa noi ci siamo persi, ma non è che la sopravvivenza è solo perché fa freddo che muori, ma puoi morire anche dentro. Magari tu vedi una persona che magari è un po' giù, è triste, o ha avuto un lutto, ha avuto qualcosa, cioè possiamo aiutarlo se vogliamo, delle volte basta anche poco per risollevare il nostro prossimo, però per questo io dico sempre bisogna amare il nostro prossimo ancora più di noi stessi, perché forse lui ha più bisogno di noi. Perché se noi... amando il nostro prossimo amiamo noi stessi, questo è il grande insegnamento, no? Sì. Ama il prossimo tuo come te stesso, nel senso di dire guarda te stesso nel prossimo, guarda le difficoltà del prossimo come le tue, aiutando le difficoltà del prossimo aiuterai te stesso. Questo il grande miracolo è che quando curiamo l'altro curiamo noi stessi, no? Come dicevi prima in queste puntate, Sì. no? In queste 18 puntate avete parlato, no? I tuoi ospiti hanno parlato di qualcosa, però quel qualcosa risuonava in te, è andato a toccare quella parte di te che vedevi in loro, no? E Sì. questo è veramente il miracolo degli esseri umani. Sì. Questo forse gli esseri umani veramente ci avrebbero una potenzialità infinita di crescere Sì, nella relazione. sì, No? sì, però bisogna mettere a parte tutto il falso, dividere il vero dal falso. Sì. Cioè, siccome l'80-90% è falso perché vogliono distrarci, allora dobbiamo cercare veramente di concentrarci su quello che è vero, e noi sappiamo cos'è vero, dai, non è che non lo sappiamo, è impossibile, cioè lo senti quando risuona in te la cosa reale, che poi fai finta di non vedere, è un altro discorso, ma tutti lo sanno, ed è per questo tanti che lo sanno vivono male, perché devono fare delle scelte che non vorrebbero, allora vedo che sono in contrasto con se stessi, ma per cui dice è meglio o non sapere o, se sai, darti da fare, perché nel mezzo stai male, cioè non puoi stare nel mezzo, cioè, perché una volta che ricominci a connetterti è un viaggio che ti porti avanti tutta la vita, cioè non finisci mai di imparare, di crescere, di andare oltre, cioè, e più fai, cioè, diventa una tua vita, diventa un motivo di vita, non diventa nemmeno più una cosa esterna. Cioè non è come tipo fai yoga e ti concentri sul respiro, no, qua ti concentri sulla vita, su tutto quello che ti circonda, non è limitato, per cui devi essere anche pronto ad accettare la vita stessa in te, perché diventa tutt'uno. Uno scambio. No, Sì. Io la vivo così. È così, è uno scambio continuo, no? E la cosa bella è anche che è tutto semplice ciò che conta veramente, Sì, no? sì. Spesso pensiamo che sia complicato, che questa crescita interiore, chissà, bisogna andare a meditare. No, in realtà è tutto semplice e bastano veramente 2 passi nella natura per riattivare quella connessione, e riusciamo anche a capire che quella connessione, quella felicità la possiamo trovare nella vita che stiamo vivendo adesso. Non bisogna stravolgere le cose, bisogna cambiare la vita, bisogna solamente cambiare il modo con il quale vediamo la medaglia, perché la medaglia ha sempre 2 lati, anche se facciamo una cosa che potenzialmente non ci piace, ma c'è un altro lato da guardare che è meraviglioso magari e potrebbe risuonare con le nostre corde. Quindi quello che dico sempre è anche essere sicuri e fiduciosi che siamo nella strada giusta, siamo nella strada per noi, impariamo solamente, o ricordiamoci sempre che c'è un altro lato della medaglia. Se pensiamo di essere in una grande difficoltà vuol dire che di là c'è una grande opportunità. Certo, perché niente viene da niente, anzi qualsiasi crisi è motivo di cambiamento per rinnovarsi, perché sennò diventiamo statici, facciamo quello tutta vita finché moriamo e non impariamo niente. Cioè, sai quella cosa buffa che sia io che te che abbiamo in comune, eccetera, che mentre parlavi mi è venuta, che fa ridere, però è proprio così. Cioè, abbiamo viaggiato di qua, di là, da parti opposte del mondo, eccetera, per ritrovare noi stessi.
Esatto. Dicono. No, Sì, è fortissimo, sei usati dappertutto per poi capire che è tutto dentro. Esatto. Però senza quell'input non ci saresti arrivato. Probabilmente no, esatto. Proprio per questo che nascono i miei libri, perché potrebbe essere che, per esempio, l'ho regalato a mia zia che ha 90 anni e non si può muovere. Ieri è arrivato il libro. Lei ormai non può andare magari in Amazzonia, no? Cioè, magari sì, potrebbe, però ovviamente è più difficile. E tutti abbiamo l'opportunità, finché abbiamo quel secondo regalato, abbiamo l'opportunità di fare quel viaggio, no? Abbiamo l'opportunità di viaggiare fuori per viaggiare dentro, e il senso di questi libri è proprio quello, è dire: guarda, volendo posso stare sul divano in quel momento, no? E intraprendere quel percorso, ed è per ognuno a modo suo, anche quello è bello, no? Ognuno ha il suo diverso, la meta magari è la stessa, no? È questo amore, questa luce, però per ognuno arriva da strade che magari sono parallele, che alle volte si incrociano, alle volte no, quindi è bello anche essere in accoglienza del nostro percorso, no? E accogliere quello dell'altro, anche questo è bello, è importante, anche forse quello che dicevamo prima, amare l'altro, amare anche la difficoltà dell'altro, anche magari lo scontro che può avere con noi, va amato, va accolto, perché è proprio lì che ci arriva un motivo di crescita magari, no? Sì. O ci apre l'occhio a una visione che non avremmo immaginato. E quindi sì, credo che il senso sia lì, anche di questo viaggio di gioia ultimo. Perché il viaggio di gioia non è il mio viaggio? Perché non si parla del viaggio di Alberto? Perché non c'è il mio nome in copertina? Perché quel viaggio lì di cui parli possiamo farlo tutti e in qualsiasi momento. L'importante è buttarsi, no? E partire, fare il primo passo. Sì, che poi una volta che cominci, poi ne fai un altro sì, a ruota. Sì, esatto. Però diciamo è una cosa che devi volerlo Sì. partendo da te. E io ti dico un'altra cosa, non so se tu hai notato, viaggiando nel mondo, gli italiani è tra il popolo che viaggia meno, soprattutto quelli del nord. Quanti del nord hai trovato che fanno viaggi fai da te? Sì, è vero. Dal sud ancora ne trovi, dal nord no. Sempre di più ultimamente, però quando ero nei tipo 2015-2016 direi pochissimi. Trovi francesi, Adesso, inglesi, tedeschi, svizzeri, tanti. Nord Europa, tanti. Sì. Adesso invece, diciamo degli anni prima della pandemia, l'anno prima, 2 anni prima, iniziava questo movimento, e soprattutto dei giovani, di quelli sui 20 anni, così, vedevi che c'era una nuova voglia di riscoperta, magari veicolata anche da qualche persona che anche sull'online, sui social metteva delle cose che potevano ispirare al viaggio, no? Quindi sì, ho notato questo, che tanti di noi, i ragazzi, partivano per scoprire orizzonti nuovi. Ma no? da che parte? Dal sud o dal nord? Da tutte, lì non era più sud e nord, no? Era prima della pandemia, poi è arrivata la pandemia, quindi di nuovo ha cambiato. Perché io ho visto la maggior parte dal sud. Sì, quello sì. Sono più abituati ad essere indipendenti, a viaggiare, fare eccetera, mentre al nord purtroppo l'indottrinamento è stato molto pesante, nel senso devi studiare per trovarti un lavoro, devi subito andare al lavoro e trovare il lavoro fisso, oddio non perderlo indeterminato, oddio per cui tu praticamente nasci come un ingranaggio, studio, lavoro, famiglia, pensione, morte, cioè nel senso praticamente da quando nasci è già più o meno controllata la tua vita, mentre al sud dicono ok, magari le possibilità sono varie, non si sa quale domani, per cui si buttano anche di più diciamo a fare delle altre alternative, anche con poco si danno da fare, mentre da noi ci hanno detto guarda che se non hai tutto quello perfetto, hai questo, quello ti va a finire male, oppure non si sa mai, oddio muori di fame, per cui qua da noi prima di fare un passo abbiamo 3000 pare, capito, da sconfiggere in noi stessi, soprattutto un fai da te, un qualcosa, per quello si tendono sempre ad andare su un villaggio, su un qualcosa, eccetera, essere ipersicuri, capito? Ed è difficile che uno dice ok, ci provo, capito? Sì, per anche questo sta cambiando molto nel sistema educativo, i genitori adesso cambia questo sistema, ci si è accorti un po', no, di questo, dell'importanza di sperimentare, no? Di sperimentare il proprio percorso. Vedo sì che è una cosa sempre più attiva, e credo che in realtà la difficoltà data da questi ultimi 2 anni sia stata un'opportunità anche per capire quello, per intraprendere strade nuove, no? Sempre più persone, no? Capiscono che è importante, è importante andare alla ricerca del proprio personale percorso. Ecco, mi è venuto in mente 2 cose. Quando io viaggiavo soprattutto in Thailandia e anche in Nepal, trovi tantissimi
israeliti che viaggiano, non so se tu l'hai notato questo, sì, praticamente a Bangkok c'è proprio una zona di loro, hanno anche loro agenzia viaggi, è stranissimo. Comunque praticamente loro fanno la scuola, poi fanno il servizio militare d'obbligo, sia uomo che donna, poi prima di intraprendere il lavoro loro prendono 1 anno o 2 in cui viaggiano e dicono ok, questo viaggio, punto, stop, chiuso per 2 anni, poi dopo fanno la loro vita, trovano la loro moglie, si sposano eccetera, però hanno quei 2 anni di crescita, di viaggio in loro, e ne trovi tantissimi proprio così eccetera. Questa è una cosa molto bella. E un'altra cosa che fanno tipo soprattutto nel nord della Finlandia, loro quando trovano un compagno o una compagna, loro cosa fanno? Interessantissimo questo, e ti fa capire tante robe. Per sapere se sono compatibili o no col compagno o la compagna, sai come fanno? Viaggiano. Sì, ma non un viaggio normale così. Loro hanno tante zone dove vanno a fare trekking, soprattutto d'estate, eccetera, in mezzo al nulla, in mezzo alle tundre, eccetera, anche per settimane. E allora cosa fa lo Stato? Ti mette tipo dei rifugi a disposizione con la legna, con tutto, eccetera, e tutti gratuiti, eccetera. Tu vai lì e cammini per qualche settimane, eccetera. E allora loro quando si incontrano fanno questo viaggio di camminate da soli per settimane. Come un'iniziazione. Tipo. Sì, per cui se tu vai d'accordo con quella persona, allora poi hai molte probabilità che durerà tutta la vita. Se tu già non lo fai, vuol dire che alla fine non avrai nemmeno nulla di cui parlare, che finché hai le distrazioni, questo, quell'altro, eccetera, tutto bene, finché hai questo, quell'altro, il sesso, tutto bene, ma poi dopo, quando tu stai sempre insieme, che non hai più queste cose che diventano, tra virgolette, routine, se non c'è sostanza, cade. Allora ecco che fanno i figli per tenere insieme, poi disfatuccia, peggio che peggio. Però io dico, cioè, deve essere le fondamenta forti le fai passando del tempo insieme, anche in uno stato non facile, perché se non hai nulla e sei là che cammini lungo una tundra, cioè hai te, basta, per cui o la va o la spacca, insomma. Mi è venuta voglia di andare nella tundra adesso a fare i rifugi, no, è vero, deve essere un'esperienza mistica. Guarda, oltre, cioè dire mistica è dire poco. Bellissimo. Perché impari proprio a parlare con la natura, come facevano gli indigeni col discorso filo d'erba, cioè, ecco, entri dentro ma ti viene da solo, cioè diventi parte, capito? Per cui bellissimo. Viaggiare, qualsiasi viaggio che tu fai, soprattutto se sul fai da te, sei pronto ad apprendere quello che vai a trovare, è tutto. Perché alla fine noi abbiamo sete di conoscere noi stessi, chi siamo, cosa siamo, eccetera, e in mezzo alla natura, visto che il corpo viene dalla natura, cioè là riusciamo a trovarlo e ritrovare anche noi stessi in mezzo a questo, che sono quelle alla fine l'esperienza che ti segnano. Il resto è tutta distrazione, cioè sopravvivenza. Un'illusione un po'. Un'illusione. Maya dicevano in Himalaya. Sì, Maya, il regno di Maya, l'illusione, sì. Per cui diciamo ma tu sei sempre stato così fin da piccolo, che hai fatto questi viaggi, ti è venuto dopo, ti è scattato, come hai detto te, anni fa questa cosa qua? Allora, ho scoperto un po' merito di mia mamma sicuro, perché nella culla, quando ero piccolino, metteva delle cartoline nel bordo della culla, no. E quindi io quando ero neonato si vede che vedevo tanti posti mi sarà venuta voglia. Però poi ho scoperto un'altra cosa scientifica, che è un gene, nella genetica abbiamo il gene della Wanderlust, non mi ricordo come si chiama, D7, D4R7, qualcosa del genere, ed è un gene che identifica il fatto che la specie umana è migrante da sempre, è partita da uno stesso posto e ha migrato per milioni di anni in questi continenti, no? Che una volta erano un tutt'uno, e quindi nella nostra genetica c'è scritto che ci siamo degli esploratori, degli scopritori, ce l'abbiamo nel sangue, proprio nel nostro DNA c'è scritto, ci sono delle particelle che ci dicono guarda, ci fanno sentire questa esigenza della Wanderlust, quindi dell'andare a scoprire, dell'andare a metterci alla scoperta. Questo percorso è genetico, quindi ce l'abbiamo tutti, ed è lì che chiama all'esplorazione, a mettersi in discussione, a scoprire qualcosa di nuovo. Può essere un percorso nel pianeta, come si diceva, ma anche dentro se stessi, no? Quindi sì, è lì. Un altro posto dove ti piacerebbe andare a visitare? Con la prossima esperienza? Sì, direi che forse l'Africa è un po' che mi manca, perché quando sono tornato dal Sud America ho avuto delle problematiche di salute in Sud America, perché ovviamente non è facile, l'Amazzonia, il nostro organismo, non siamo più indio per sfortuna, no?
e quindi ho avuto delle problematiche di salute. Sarei voluto andare in Africa, ma non ci sono andato per timore che si ripresentassero, no? E quindi l'Africa forse sì è il luogo dove andrei a zona, scoprire. perché è enorme l'Africa, è un continente. C'è un mio amico che l'ha attraversata da sud a nord in bicicletta. No! Quindi è enorme, ma si può fare. Sì. Ma dai! Un giorno te lo presento. Pazzesco, sarebbe bello averlo qua in programma che racconta sì. proprio Non le vive sue qui vicino, ma te lo esperienze, le faccio conoscere, sue... sì. Che è sempre delle nostre zone? Lui è veneto. Ecco, Sì, pensa a non te, è- sì. pensa a te. E quindi sì, forse è quello. Però, come abbiamo detto prima, in realtà il vero viaggio di adesso è proprio interiore, è quella scoperta, quella ricerca che fai ogni passo. Cioè, quando ogni passo ti accorgi che sei in questo viaggio della gratitudine, allora vuol dire che la strada è buona. Ma una domanda, il viaggio interiore, però al giorno d'oggi tanti si presentano, come dire, vieni al mio corso che ti faccio vedere la strada interiore, vieni al mio, no, vieni, e ti trovi con 3.000 milioni di corsi e dico, ma qual è quello che è giusto? Allora, io personalmente, anche quando qualcuno mi chiede, io direi, prima devi andare dove sente il tuo cuore, prima di tutto, eccetera. Poi io dico, c'è una cosa che tu devi vedere la tua predisposizione, perché inutile tu vai su quel corso perché fa figo, perché te l'hanno detto, eccetera, Sì. che quello che magari hai fatto bene a quella persona a te non ti fa male, magari, oppure non ottieni il risultato risuona. che vuoi, capito? Per cui devi sempre andare quello in base a quello che tu ti senti. Però secondo te quale sarebbe la vera cosa che ti riconnette con te stesso, al di là di quello, perché fanno corsi Sì, di sì, sciamanesimo, certo. di reiki, di tinti, però alla fine dico, onestamente io non ci ho ancora capito di cosa sono, però io ti dico, però al di là di quello, Certo. cioè, cos'è che è necessario, importante per ritrovare se stessi, al di là di corso o meno, o quel che sia? La risposta mi viene facile perché ci ho dedicato un libro nel viaggio di gioia che è sul dolore. Il viaggio che per primo dobbiamo fare è quello di andare alla ricerca di cosa, delle situazioni o delle emozioni che hanno iniziato a farci costruire dei muri attorno al nostro cuore. Quando abbiamo provato dei dolori, siamo stati feriti, guarda, prima della trasmissione parlavamo, ho avuto una grande gratitudine prima, abbiamo costruito dei muri attorno al nostro cuore. Perché? Perché volevamo proteggerci, no? Certo. Allo stesso tempo però il muro ci protegge dall'esterno, ma anche ci imbriglia dall'interno, ci blocca dall'interno. E succede un'altra cosa. Quando uno prova a ferirci, ci scaglia una lancia, se trova il muro, allora ci ferirà, perché batte su qualcosa, su una ferita che abbiamo portato dentro. E questo vuol dire trasformare il dolore in sofferenza. Se lo manteniamo dentro di noi, sofferenza deriva dal latino subferre, che vuol dire portare al di sotto, portare dentro di sé. Quindi la sofferenza è la scelta di portare il dolore dentro. Portiamo dentro costruendo questi muri e quindi lo imbrigliamo in questi muri. Altro dolore, altro muro, e va a finire che più diventiamo grandi, più siamo pieni di muri che magari ci proteggono ma che ci bloccano e soprattutto che ci fanno sentire di nuovo il dolore quando arriveranno eventuali nuove ferite. Allora il primo viaggio interiore è quello, provare ad andare, e ognuno al suo, e qui è bello quello che dici, non c'è giusto e sbagliato, ognuno al suo perché ha il suo vissuto, andare dentro a vedere qual è stata quella situazione che mi ha fatto mettere il primo mattone. E quando l'ho visto, il primo mattone, e lo dico, guarda, è lì che hai iniziato a mettere il mattone, automaticamente mi dico, ma scherzi, io adesso quel muro lo lavo via, il libero arbitrio di cui parlavi, in un istante sciolgo quel muro. E cosa succede? E quasi lo ringrazio, no? Perché mi ha aiutato a fare qualcosa, a crescere, e la prossima volta che arriverà una freccia da qualcuno, non ci avrà niente da toccare, passerà e non avrò più dolore, e addirittura riuscirò a, come diceva Buddha, a essere compassionevole verso chi aveva scagliato la freccia, perché non toccava me, non c'era niente, non c'era un ego da toccare, no? Sì. E quella freccia trapassava e io capivo che era una sua sofferenza, un suo dolore, e bellissima questa frase, non me la prendevo. Sai, ogni tanto uno ci dice qualcosa, io me la prendo. Perché dovrei prendermela? Scusa, ma è sua, ma non me la prendo, e non solo gli dico tientela, anzi vado in aiuto,
suo per liberarlo da quella sofferenza, perché so che se aiuterò lui poi aiuterò in qualche modo me stesso, perché tornerà indietro questo bene, no? Quindi credo che quello sia il viaggio un po' che tutti possiamo intraprendere, andare a vedere quei mattoncini, accorgerci che alla fine sono cose piccole che non importa, non serve essersela presa, e soprattutto, questa è un'altra cosa fondamentale, non esistono più, sono passate. Il passato e il futuro non esistono, esiste solo adesso. E guarda, che bella questa cosa. Prima ho detto, vorrei leggere a Edward e a voi un qualcosa del viaggio di gioia, no? E su questo adesso è venuto fuori. Allora, se ti fa piacere, praticamente è l'invito che faccio alla fine di questo, al di là delle parole, no? Al di là delle parole raccontano esperienze. Noi siamo qua, quando siamo qua siamo come canalizzati e trasmettiamo delle cose e vanno a prendere delle cose, cioè non so, una cosa cioè, che non dipende nemmeno da noi. Sai che immagini mi hai fatto venire in mente? Sai quando si va alle giostre, che c'è quella macchina che prende i palloni, no? Sì. Ecco così, no? Vieni a prendere il pallone nel tuo cuoricino. Sì. Allora, aspetta, prima che leggi questo, io vorrei dire una cosa a proposito dei muri, delle cose, di quello che abbiamo dentro. Perché vorrei raccontare una cosa mia personale, che raramente l'ho raccontata, perché il bello di questo programma è che ci mettiamo nudi noi stessi a beneficio del nostro prossimo, e non abbiamo paura di niente, di nessuno, perché siamo quello che siamo, no? E quello che si può dire che può aiutare è molto importante, ecco. Allora, una cosa che io vorrei dire, un problema che io ho avuto da piccolo, che l'ho superato, ma in tanti anni l'ho superato, ci hanno avuto veramente tanti anni, cioè, i miei genitori erano separati, e una cosa di cui non mi ero mai dato pace, sai qual era? Che non sono riuscito a tenerli uniti. Io per annoni me lo sono tenuto dentro, anche dopo che sono morti eccetera. Io piangevo, ti giuro, di dolore, perché non sono riuscito a tenerli uniti, e mi davo la colpa di questo, che non riuscivo, cioè, fino che alla fine dai e ringrazio. Sai com'è che sono riuscito a quasi per incanto, che ogni volta che vedevo un posto bello che mi piaceva eccetera, ringraziavo sempre i miei genitori per avermi messo al mondo, che ho potuto gioire di questi posti belli che visitavo viaggiando eccetera, e questo pian pianetto si scioglieva questa parte di me, fino a che alla fine sono riuscito a liberarmene, ma più di mezza vita. Vuoi un altro aggancio su questa cosa? Sì. Tu, mentre guardavi quei posti, eri l'unione dei tuoi genitori. Tu li tenevi uniti con il tuo sguardo, perché tu non sei venuto dal niente, sei venuto dalla loro unione, e quindi tu li hai tenuti uniti e li tieni uniti in ogni secondo che vivi. Comunque è stata una cosa veramente, cioè, questo veramente mi ha segnato tanto nell'arco della mia vita. Poi un'altra cosa, il perché ho messo su diverse cose, diciamo, una cosa che mi è riuscito sempre bene è business, cioè a me, perché io vedevo business, soldi, roba eccetera, come un frutto dell'albero, e cioè, se tu pianti bene l'albero eccetera, fai i frutti, prendi a scala e vai a prendere eccetera, però poi li devi ridare, cioè non tenere per te, se no ti affossano. E allora io ho sempre avuto questa visione, no? Infatti c'è di prepararsi, ma in realtà, perché se tu hai l'intento giusto e l'energia giusta, vengono, perché i soldi sono solo un frutto dell'energia che tu ci metti. Qui non devi mai aver paura di non averli, perché avrai sempre quello che hai bisogno. Cioè, è la cosa più assurda, e se non ne hai di più vuol dire che alla fine questi di più ti affosserebbero e basta, per cui è anche un bene che non ne hai di più, no? Per cui comunque, perché se, come tu hai guardato i posti che tu hai viaggiato in Amazzone eccetera, le persone che avevano di meno erano quelle che avevano di più, esatto. Per cui è così, è la realtà. Comunque al di là, però c'è tutta un'illusione dietro di Maya qua che ci fanno capire questo, se no la gente andrebbe come schiavetti e vabbè. Comunque, al di là di questo, un'altra cosa che mi era l'autostima. Io da piccolo avevo un grande problema di autostima. Uno direbbe, ma come, sei cresciuto in mezzo a tutto, qua, eccetera, figlio del pipe, eccetera. No, mi sentivo veramente un problema di autostima, di solitudine verso gli altri, perché era sempre un qualcosa di riflesso dei miei, ma non di me. Allora io dico, ma io cosa sono? Nullo.
perché questo è anche un problema, come se tu trovi un amico che ha tutto, cioè tu ti agganci a lui per sentirti qualcuno, sarai solo una coppia, forse una coppia sbiadita, perché è danneggiante per te, perché tu cerchi di raggiungere qualcosa che non sarai mai, perché ognuno ha la sua personalità, per cui io infatti da piccolo sono andato via, cioè io già a 15 anni già cominciavo un po' a stare da solo eccetera, a 17 ero già in Inghilterra, a 18 ero già negli Stati Uniti, ho fatto un sacco di lavori, ho fatto anche giardiniere, ma figurati, cioè, già da allora che sono sempre in giro. Comunque sai, anche una fortuna che mia madre essendo inglese, padre italiano, sono cresciuto in Inghilterra, nato in Canada, di qua, di là, cioè, per cui per me il mondo... mi trovo benissimo dappertutto, mi metti anche in mezzo Monte Bianco, sto bene uguale, per cui Anzi, mi pare proprio di capire che il freddo ti piace a te. ah sì, io adoro, no, il freddo è un lusso, che col freddo ti puoi coprire e star bene, ma col caldo è dura, per cui cioè, il freddo è un lusso e stai bene, ti sviluppi il cervello, il caldo ti abbassa, fai venire sonno, è una fatica, cioè, no, il freddo è un lusso secondo me. Comunque al di là di questo, poi negli anni mettendo su le robe, le cose, le attività, questo, quell'altro, eccetera. Allora cercavo sempre di dare meglio a me stesso proprio per cercare di ottenere, non mi fregava nulla di cosa entrare a livello di soldi, proprio zero, però di riuscire a arrivare al massimo di dove potevo riuscire. Arrivavo a 100, bene, arrivo a 105, arrivo a 105, bene, arrivo a 110 e andavo sempre oltre, e poi quando arrivo a un certo punto dove ho detto faccio questo, sono arrivato al massimo, e poi lo davo in gestione a un'altra persona che dice ok, so che più di là non posso andare, se devo stare là a essere felice e triste in base alle entrate che c'è, anche no, perché non è il motivo, buon, per cui guarda, gestisci tu, c'è bisogno ti chiedo, se no buon, fai. Poi facevo quello e mettevo e riuscivo, poi facevo quello e riuscivo, e in tutto quello che ho provato comunque sia davo il 100%, anzi no, 200% in me stesso, e sono riuscito bene in tutto quello che ho voluto eccetera. È arrivato a un certo punto, ho detto ok, adesso mi sento bene me stesso, ho provato me stesso che sono riuscito e ho messo a posto quel problema di autostima, ok, basta, adesso basta, perché se no divento succube di quello che ho creato, divento posseduto dai miei possedimenti, e no, perché è come una giostra, come dire faccio un gioco, riesco, faccio centro, basta, sono soddisfatto. Non è che devo farlo per un secondo fine, devo farlo per una mia soddisfazione. E allora da là ho sempre fatto questo, e poi a un certo punto ho detto ok, basta con le attività commerciali, adesso voglio dedicarmi a cercare di divulgare o portare quello che ho avuto la fortuna di avere. E allora il mio massimo che voglio arrivare è dentro me stesso, per me stesso e per il mio prossimo, per aiutare, capito? Quindi ti ringraziamo, e a nome mio, a nome di tutti, credo ti ringraziamo per questo, sì. Di che? A me in la catch, tu sei me, io sono te, dicono in Himalaya, no? Ah, ok. Quindi ti ringraziamo, cioè, perché... ringraziamo noi stessi, ringraziamo tutti. Ringraziamo te in questo momento. Ma no. No, con il cuore, davvero. No, ho un po' di problemi con questa roba qua. No. Ecco, no. Piuttosto ringraziamo i miei genitori, che grazie a loro che c'è la radio, c'è il Piper, per questo e quell'altro, eccetera. Io sono come... uno strumento. Sì, uno strumento, e anche come si dice... un guardiano, lo tiene a posto, anzi no, guardiano Simone, che è più giusto, eccetera. Diciamo, io sono quello che, diciamo, cerchi di mantenere il tutto, che tutto va bene, che tutto, diciamo, ecco, che tutto va, ecco, per cui sì, ecco, per cui così, ecco. Te cosa ti piacerebbe lasciare, diciamo, a chi ci ha seguito stasera? Cosa vorresti apportare di tuo a beneficio del tuo prossimo, di quello che tu hai vissuto da poter donare, regalare il tuo messaggio? Incredibile, perché ho già aperto, adesso è quello. Allora, tu avvisami quando... tutto canalizzato. No, è bellissimo. Sì, Quando ci stiamo salutando, io vorrei, quando sarà finita la puntata, vorrei salutarvi proprio leggendo questa paginetta. Quindi tu dimmi quando siamo arrivati verso la fine della puntata, e quello che lascio o che provo a lasciare è attraverso le parole di questo libro, proprio perché questo libro è scritto, come ti dicevo, condividendo il sentire di più di 100 persone, no? E quindi è come se più quelle 130 persone condividessero questo messaggio a tutti quelli che ci ascoltano. Sì, per cui diciamo è un messaggio che tu vuoi apportare, sì, è proprio quello di tuo che tu potresti consigliare a chi
vuole intraprendere un qualcosa in se stesso ma non sa da dove iniziare, cosa fare, magari ha un po' di confusione, cosa è proprio vuoi che te lo leggo? È proprio guarda, là, e tu lo sapevi, lo sai già, guardalo qua. E qua è alla fine di queste 2 paginette, se vuoi te lo leggo. Ma poi non avrei più niente da dire, quindi devi dirmi se siamo alla fine, allora lo leggo, se no aspettiamo. Dai, no, se è così allora lo leggiamo e poi magari ci salutiamo in un altro modo. Ok. È incredibile, adesso che lo senti dirai, guarda te che roba, eh? Sì, no, sai cos'è? Perché alla fine noi abbiamo delle cose, abbiamo un'energia, abbiamo un'armonia, abbiamo tutto eccetera, comunque al di là del nostro pensiero, del nostro volere eccetera, comunque da lassù, siccome noi siamo strumenti e connettiamo da qualcosa da lassù che magari non riescono a entrare nella testa degli altri ma entrano tramite noi, e allora capito ci fanno sì che diciamo delle cose, delle robe eccetera, di modo che chi ascolta riesce a connettersi in un qualcosa di suo e diventiamo come dei strumenti, proprio diventiamo così, come dei canalizzatori verso un qualcosa che alla fine ci riempie anche a noi di gioia, di cuore, di tutto, perché ci sentiamo anche bene nel mentre lo facciamo, anche perché cioè, io personalmente io tutta la settimana io penso anche a questo momento. Questo per me è una grande missione di vita, perché io mi sento una grande responsabilità che io vengo qui e voglio portare una parte di me stesso, un qualcosa che può essere a beneficio di chi dedica il suo tempo, di cui dedica il suo entusiasmo, in cui uno dice ok, chissà cosa ci sarà mercoledì prossimo, per cui non è da poco, anzi. perché anch'io mi medesimo, perché sono sempre medesimarsi anche nell'altra parte per capire cosa uno sente, capito? Perché alla fine quello che tu dai ricevi, è tutto uno scambio tra di noi, capito? Per quello il programma è tutti noi, capito? Per quello dico grazie Edward, no, grazie a tutti, grazie anche da casa che ascoltano, grazie, siamo tutti sul stesso piatto, sulla stessa bilancia, perché ognuno può imparare dall'altro, capito? Cioè, sia in bene che in male, perché se impari una cosa negativa impari a non farla, capito? Comunque sia, è un'esperienza di vita, un insegnamento di vita, e dipende da che parte lo cogli. Esatto. Lo puoi cogliere come dice che sfiga mi è arrivato questo, oppure dire wow che fortuna mi è arrivato questo, così almeno so di non farlo o non ripeterlo. Per cui sai, dipende dall'attitudine, la predisposizione nel volere capire quello che ci circonda, se è un insegnamento o se è una barriera o se è un problema o una soluzione, cioè dipende, come hai detto te prima, l'altra faccia della medaglia, cioè dipende da noi. Adesso ti metti a ridere però, perché la terza, guarda che parola è nella terza riga. Medaglia. Sapevo che si metteva a ridere. No, è bello, guarda che quello che dici tu, siamo strumenti, se il cuore è aperto, passa da noi questo amore incondizionato che non è merito nostro, no, ma che noi abbiamo la possibilità di trasmettere all'altro. E nella mia esperienza o nelle mie possibilità questa trasmissione avviene attraverso la scrittura. Io quando scrivo è come se aprissi un rubinetto e da me uscissero delle cose che non sono mie. E me lo questo sento. è importante, grazie. L'ho sentito in tutte Grazie. e due le occasioni che hai detto prima, sia quello della palafitta sull'albero, cioè la casa sull'albero, sia quella dell'elefante. L'ho sentita entrambe e due le volte, perché se non è scritta col cuore non ti tocca dentro, rimane a livello mentale, però non ti trasmette. Se una cosa ti trasmette dentro vuol dire che c'è una sensibilità dietro quelle parole, una sensibilità vissuta. Perché se tu non l'avessi vissuto non potresti trasmetterla. No, ti ringrazio molto perché allora questi 2 libroni ci ho messo 2 anni e mezzo a scriverli. Questo libretto ci ho messo 2 anni e mezzo a scriverlo. Sai perché? Poi ho iniziato a ottobre, ho scritto molto da ottobre, perché se qui c'era qualche esperienza che quindi trasmetteva quell'amore, qui in ogni parola ho provato a mettere quell'amore. Ci ho provato, e c'è scritto proprio qui la seconda pagina c'è scritto che in copertina non è presente il mio nome perché non sono io il protagonista di questo libro e della storia raccontata tra le sue pagine. Vero autore è l'amore incondizionato che muove l'intenzione al di là delle parole
e al quale va la gratitudine di chi scrive. Fra queste pagine, quindi, chiunque potrà sentirsi allo stesso tempo lettore, protagonista e autore. Potrà immedesimarsi in gioia nella sua storia, potrà sentirla viva nel suo cuore come se gli parlasse personalmente. In ogni frase, in ogni parola qui ho provato a mettere quell'amore, ho provato a meditare, ecco, ogni parola, no? A riflettere, perché poi dentro riflettiamo una fonte, no? Certo. E quell'amore ho provato a mettere in ogni frase, e davvero chi lo sta leggendo sente questa cosa, cioè sente che come gli arriva questo flusso di gioia. Gioia non è solo la protagonista del libro, è proprio questa atmosfera di bellezza, di serenità, di entusiasmo che arriva attraverso queste pagine. E quindi sì, credo che di avercela messa tutta, ecco, e questo avercela messa tutta è tutto ciò che potevo dare. E lì io potevo arrivare fin lì col mio amore, come dici tu, no? Provavo ad arrivare a 100, e una volta che è arrivato a 100 è come se te lo consegnassi, te lo dassi al tuo cuore e dire: non sono più io adesso questo arriva a te e il tuo cuore vedrà come gestire, no? Come vivere. E allora... Sì, è un libro di canalizzazione alla fine, perché tu porti all'altro quello che tu hai vissuto e tramite quello uno riesce a medesimarsi e a risvegliare se stesso. Sì, è come se gioia fosse davvero Edward, no? Edward fosse gioia in un certo senso. Sì. Quindi è proprio immedesimarsi, no? Io farmi umile strumento di queste parole, ma queste parole non sono solo parole, appunto, sono intenzione che vibra al di là delle parole. Chi muove l'intenzione, o nella mia umiltà e nella mia piccolezza, nei miei errori, nei miei sbagli, chi è che provava a muovermi? Era quell'amore, no? E quindi se qualcuno legge e sente qualcosa, non sono io, Alberto bravo, no? Sì. È quell'amore che muoveva le mie parole, no? Che poi sbagli, insegnamenti sono, se uno sbaglia non impara. Esatto. Cioè, alla fine, però sai, bisogna sempre anche, almeno io, quello che faccio io è dirmi sempre: guarda che se questa cosa tocca il cuore, è venuta bene, non è merito tuo Alberto, è merito di Alberto come parte di certo, tutto, no? Questo certo, è una cosa sì. che io ritengo importante. Certo, sentirmi sì, perché parte. se no si cade nell'ego. Esatto, E allora esatto. si supera tutto. È sempre quel giro, no? Che parlavamo prima. Sì, per quello bisogna sempre cercare di tenere quelle scorie lontano, quell'indottrinamento lontano. Difatti io non so te, ma io più vado avanti, più mi ritiro. È una roba strana in me, più vado avanti e più sto diventando come un eremita, cioè nel senso più gusto il mio tempo da solo, meno avere a che fare, come prima raccontare le cose, io veramente non so nulla di cosa succede, cioè, può essere che è caduta un'astronave, ma se non me lo dicono non lo so, cioè, perché proprio mi sono estraneato da tutto, perché sento che il resto mi distrae dalla verità. Perché la verità è dentro, non è fuori è una distrazione, per cui cioè, io man mano cerco di togliermi da tutta la distrazione per quello che riesco sempre, per vivere la verità della vita, quella che è dentro, le emozioni, la sensazione, la gioia, l'amore, che questa è la verità. Sarà mica verità quella che ci propinano su uno schermo parlante, ma per carità. No, ma anzi butta via che è meglio, cioè, anzi sciupa solo i rapporti, toglie la comunicazione, toglie tutto, cioè noi dobbiamo imparare a comunicare dentro noi stessi e con noi stessi e con il nostro prossimo, quello è la vera comunicazione. Sì, e provare a imparare anche da tutte le cose che magari giudichiamo sbagliate, ma in realtà ci stanno in qualche modo insegnando qualcosa, cos'è giusto, cos'è sbagliato. Bravissimo, non c'è giusto e sbagliato, no? Non c'è mai anche quello. Togliere il giudizio è uno dei più grandi segreti, no? Non c'è giusto o sbagliato, non c'è vero o falso. Sono due lati della stessa medaglia, che esistono solo perché c'è l'altro, no? Esatto. E quindi è questo yin e yang, per farla alla orientale, ma è questo eterno fluire della vita che è una continua costante, è un continuo cambiamento. Questo è l'equilibrio della vita. Non c'è come non c'è notte e giorno. Notte e giorno non ci sono, non è che alle 8 di sera finisce il giorno e inizia la notte, sono fusi dall'alba o da un tramonto, da una gradazione di colore. È così la nostra vita, no? Eh sì, perché anche in effetti la notte, quando è luna piena, non è proprio notte, cioè, Esatto. vedi bene, è quasi uguale, per cui alla fine cioè, è molto opinionabile tutto, cioè, è come il bene e il male, non esiste il bene senza il male senza il bene, sono parti, entrambi cioè, convivono insieme perché uno aiuta l'altro. La cosa fondamentale è proprio non avere il giudizio, no? E noi abbiamo imparato questo, magari a identificare questo come male, identificare questo come bene. Non c'è né male né bene, è tutto parte di una stessa unità. Se noi iniziamo
iniziamo a percepire le cose così, non avremo più giudizio e quindi ci distaccheremo da quell'illusione. Hai visto la luce? Ha sentito qualcosa di forte. Sai perché? Io ti dico, ogni volta che viene fuori una certa energia, eccetera, quella luce lì, dice, solo quella luce lì fa quell'effetto lì. Facciamo l'occhiolino. E non a tutti, e non su qualsiasi livello, solo su certe persone che sono veramente connesse, che sono pure d'animo. È interessante, questa abbiamo notato La che Simone Ruzzi è si 1 dice. e 2 e 3, insomma alla fine abbiamo capito, boh, quando fa quello è un segnale, capiamo Che ci già la siamo. persona, al di là di quello che dice, Bene. com'è il dentro, diciamo. Ci sarà Simone col tastino sotto il piede con tic, tic. Ma va là, no, Scherzo. perché solo quella luce, perché la Che bello. percepisce, perché siamo C'è vicini. un'energia, c'è un'energia. Ah, qua dentro? C'è un'energia. Cioè, come ti ho detto io, le parole, le Sì, cose, sì, arrangiare, eccetera, è già. tutto su dall'alto. Cioè, Certo. per quello dico, c'è un mondo nell'invisibile, e il visibile è solo parte del creato del mondo, ma cioè, nella natura e ancora di più lo percepisce, eccetera, il creato. Poi nelle cose fatte dall'uomo, insomma, sono solo trasformate, ma l'uomo non crea mica nulla. Il mondo, l'uomo prende quello che è creato e lo trasforma, però l'uomo non è in grado di creare, cioè è creato dall'alto. Quindi ricordiamoci che il visibile e l'invisibile non esistono come visibile e invisibile, ma come lato della stessa medaglia. Se esiste uno, non esiste l'altro, e uno esiste perché esiste l'altro, no? Non c'è ombra senza questa. luce, Sì. non c'è luce senza ombra, il che vuol dire che non c'è né luce né ombra, c'è un'unità delle cose. E qui la lampada prima ha confermato, no? E nell'unione, se noi percepiamo l'unione, come non c'è Alberto, non c'è Edward, sono parti di una stessa cosa. In quel modo non puoi non amare l'altro perché senti che è parte di te, no? Non puoi non amare tutto ciò che ti circonda perché è parte di te. E quindi questo è, credo che la vera realizzazione è proprio la percezione di questa unione, di questo tutto, di questo uno. Se siamo nell'uno, allora abbiamo visto la luce, dai, non è dire, sai, l'illuminazione così sembra una realizzazione finale, non è una meta, è un modo di percepire ogni istante della realtà. E quella luce, quando vedi la luce, sei tutto uno, allora non ci sarà, non ti importerà più neanche luce e ombra, giorno e notte, male e Esatto. bene, non importa più, No. perché fa tutto parte dello stesso amore, no? Esatto, è come dicono a me, come fai a essere sempre felice? Ma sono felice, sono dentro, cioè, cosa sei triste per qualcun altro, Certo. per qualcosa, ma va là, ma scherzi. Cioè, è come hai detto te, l'uno, quando tu capisci quest'uno, cioè, è il segreto comunque forse della vita. Ma tu l'hai sempre avuta questa visione, l'hai avuta grazie ai tuoi viaggi? Sai che credo che fosse stata proprio quella notte nella capanna che mi ha acceso come una scintilla. Ce l'avevo sempre magari, ma non l'avevo mai guardata. Quella notte che vi ho letto prima è stata come, cioè quella scintilla, tac, si è accesa, no? Si è accesa. Si è accesa e lì è partito un fuoco luminoso. E quindi sì, io devo tanto a quella notte e a quella persona, a quel missionario che mi ha accompagnato e mi ha aiutato a capire delle cose, no? E a vedere le cose da un altro punto di vista. Pensa che quando ero lì appunto è mancato e nel momento in cui stava per partire per il suo viaggio era consapevole e mi ha detto: Alberto, questi sono i miei ultimi respiri. Sapeva che stava morendo di lì a un Sì. attimo e me l'ha detto questa frase con pace. E io ho detto: come può essere che una persona che si accorge che sta morendo mi parli con pace, con serenità? E lì ho capito, ed è stato molto importante per me, che questa persona aveva donato tutta la sua vita agli altri, aveva amato, no? Aveva donato tutta la sua vita e quindi andava via che era a posto, no? E quando doni tutto quello che hai, non hai più niente di sospeso, hai compiuto con la tua vita e quindi vai tranquillo, no? Perché continui il tuo viaggio. E questo è stato un grande insegnamento. E poi quella notte nella capanna, diciamo, proprio acceso questa scintilla. Devo tanto alla natura, no? Che mi ha acceso questo, e quindi quella responsabilità, quella rinatura che organizziamo lì, qui nelle nostre montagne, è per questo, perché io sento la responsabilità di condividere quella scintilla. È come, sai, ti potessi dare proprio una Sì. scintilla in mano, no? Sì, per cui tu a tua volta sei diventato un missionario di questo. Sì, possiamo dire di sì, dai. Sì, Sì, perché tu È fai la mia della tua missione, vita una proprio. missione, fai della tua vita questa missione di apportare al tuo prossimo quello che ti è stato donato a tua volta. Sì. Sì. Tante volte sì. Sì, tu sei missionario della riconnessione dello spirito. Assolutamente. Il tutto. È bellissima sta cosa, no? Sono felice che ti piaccia.
beh, certo, è E tutto che là il anche magari segreto. risuoni a casa. Beh, certo che risuona, se no non ci sì. sarebbe qua da ascoltare per 18 puntate, Esatto. cioè, che sono sempre in crescendo, sempre in noi stessi, sempre tanto proprio da assorbire, perché tante persone mi dicono wow, devo guardare la puntata in più volte, perché in una volta sola cioè, no, non è tanta roba, allora ascolta un pezzettino, un altro pezzettino, perché sai, poi devi anche fermarti e riflettere su tutto quello detto, perché abbiamo anche parlato di tante cose. Vieni a fare un giro nelle nostre montagne, anche perché c'è fresco. Guarda, ti garantisco che d'inverno è freschetto. Noi in casa all'inverno, quando vedo i 14 gradi è già tanto, no? Quindi tu vuoi vieni 14 più o sotto? Più non siamo così estremi. Per te è caldissimo, dici? Sì, vabbè, fai conto che la pone era almeno 35, per cui ok, parliamo con un pro level del freddo, no, noi non ci spingiamo così. Oh dai, figurati, positivo, figurati. Cioè, quindi no, davvero, comunque sì, sei benvenuto e tutti voi siete benvenuti davvero. Beh, è bello quello che stai facendo, che stai offrendo un'opportunità a tutti noi, diciamo, di riscoprire se stessi anche tramite la natura, tramite questa esperienza, eccetera, e grazie soprattutto anche a quello che tu hai potuto vivere in te stesso, con le tue esperienze, che sento proprio come tu le hai scritte, che porti in vivo queste tue esperienze, non è qualcosa di narrativo ma qualcosa di vissuto proprio dentro. Ecco, allora volevi chiudere praticamente leggendo questa cosa, che è una cosa che più rappresenta te stesso, che è il messaggio che tu vorresti proprio dire a chi ha seguito, diciamo, attentamente tutto questo fino comunque sei una grande persona. Veramente non me l'aspettavo, perché io, a parte non mi aspetto mai niente, però dico, sai, non sai mai alla fine quando qualcuno viene, con quale spirito, con quale cosa, eccetera, e sai, dici ok, speriamo, mi affido, perché io dico ok, quando ho avuto la chiamata per fare il programma mi sono affidato ciecamente, cioè sono una di quelle persone che ha iniziato a fare un programma senza una più pallida idea di cosa sarebbe stato il programma, che uno si organizza prima, chiamo quest'ospite, faccio questo, no, io proprio l'opposto, devi fare questo, vabbè, e allora faccio questo e dico, cosa parlo? Dopo 2 puntate che parlo solo, e cosa parlo? Alla fine, no. Allora poi ho cominciato, cioè, avvicinarsi alle persone che non le ho cercato, non ho mai cercato nessuno, sono sempre arrivate, no? Poi dopo alla fine abbiamo cominciato a parlare più di psicologia, roba eccetera, okay. Poi dopo ho cominciato ad arrivare più su un discorso di energie sottili, di sciamanesimo, di reiki, questo, quell'altro, eccetera. Poi dopo alla fine ho cominciato a cambiare, ho cominciato a parlare di cose interne, più di esoterismo, di misticismo, di spiritualità, di cose eccetera, che alla fine sta prendendo questo filone qua, ma nulla dipende da me, cioè praticamente chi arriva dipende, per cui alla fine, cioè, io sono qua uno strumento, come anche Simone, che siamo tutti strumenti del programma, però alla fine è un programma per dar voce a chi dall'altro organizza per venire. Cioè, quindi tutto è benvenuto. Sì, tutto è benvenuto, e comunque sia, non siamo nemmeno noi a decidere, perché se tu guardi ha attraversato delle fasi il programma, e le fasi non sono state decise da noi, sono state decise dall'altro. Mi ha detto, ma sarebbe bello così, e così è arrivato. Se domani chiediamo sarà bello far così, arriva tutto così, cioè è bellissimo, perché quando sei connesso con le tue energie, con quello che chiedi, ti arriva eccetera, è tutto un fluido continuo, arriva ciò di cui abbiamo bisogno sempre. Sì, è bellissimo questo, per cui, cioè, vivi proprio in totale serenità, tranquillità, con fiducia. Sì, e finché tu hai un qualcosa del perché tu segui il tuo piano, della tua missione, del perché sei qui in questo mondo, sai che sei tranquillo, sei felice, sei anche protetto. Perché io stavo pensandoci l'altro giorno, no? Parlavo con una persona che un po' ci stava dicendo, non è possibile che tu cadi da una scala da 5 metri. A proposito, chi di voi ha una scala, nel mezzo della scala c'è una corda che tiene questa scala. Io non ci ho fatto caso, ma Scala aveva 17 anni, la corda ormai era consumata e si è spezzata. Ora ovviamente le cambio su tutte le scale, però cambiate le corde sulle scale, perché è quello che tiene in piedi la vostra vita, non la scala in sé per sé, perché se cede questa, quando tu apri, quello che tiene è la corda, se si spezza la corda la scala fa pum, così.
la scala mi si è aperta così, sotto, boom, è crollata, e io sono sceso giù con la scala, per cui mi sono arrampicato dove potevo, qua là, eccetera, e sono caduto e non mi sono rotto niente, a 5 metri, nulla. Di fianco a me, come da qua alla sedia qua, c'era un mobiletto tutto in vetro, e non ho nemmeno sfiorato, se no figurati mi tagliavo tutto, cioè proprio zero. Cioè, è stata una cosa incredibile, cioè proprio come sceso giù su una nuvoletta dall'alto. Ho detto ok, questa è un'ennesima prova che sto facendo quello che devo fare, in qualche modo mi proteggono, mi tengono in vita, perché devo andare avanti con le cose che devo fare, qui sai, cioè, ovviamente non esageri, cerchi di fare il tuo meglio, però almeno sai che in qualche modo, finché abbiamo una missione del perché siamo qua, ci aiutano a andare avanti con quello che dobbiamo fare. Ecco, questa è una cosa molto bella. È vero, e lo auguriamo a tutti. Allora. Certo, non abusarne, ma essere connessi con se stessi, aiutare il nostro prossimo disinteressatamente, portare amore appunto al mondo, ma capito, stare attenti alle cose materiali che usiamo, perché alla fine il pericolo di controllare insomma le corde. Sì. Bene, allora io vi saluto così, ma anche vi ringrazio per averci ascoltato, ringrazio Edward e le persone che stanno sistemando tutto quello perché possa essere uno strumento e far funzionare tutto questo. E vi leggo un pezzo del Viaggio di Gioia che è un invito, e quindi vi saluto con questo invito. Poi non dirò più nulla, ma magari ci vedremo in montagna, vi aspetterò dovunque siete o ci seguiremo, e davvero vi ringrazio. Anche qui, se volete, potete chiudere gli occhi e godervela in questo modo. Come le parole, anche la vita ha molteplici sfaccettature. Spesso ci concentriamo su un'unica prospettiva, dimenticandoci che nessuna medaglia ha un lato solamente. Ci limitiamo a una visione, senza riuscire a trovare il coraggio di stravolgere il nostro modo di vedere o di vivere, anche se dovessero essere proprio essi a farci soffrire. Eppure un giorno, girando la medaglia forse proprio nel momento del dolore, ci accorgeremo che possiamo ammirare ogni attimo della nostra esistenza dalla prospettiva dell'amore. In questo modo anche l'ostacolo troverà il suo senso e riceverà la nostra gratitudine, perché ci ha dato la possibilità di scoprire ciò che forse non saremmo stati in grado di vedere e di incarnare forze che nemmeno pensavamo di avere. Illuminata dall'amore, la nostra vita risplenderà nel suo massimo potenziale, ed è questa l'intenzione che vibra al di là di ognuna delle parole che qui sono scritte, che possano essere espressione dell'amore, che tu possa essere espressione dell'amore. In questo modo, vibrando di luce, cambierai il mondo, il tuo e quello comune. Troverai chi ti dirà che è impossibile, chi proverà a condizionarti dicendo che quel mondo è un'utopia irrealizzabile, ma tu supera le paure. Fatti portavoce dell'amore e condividilo con il tuo agire. Incarna l'esempio di ciò che vuoi essere. Incontrerai così chi risuona con te, attiverai la connessione, costruirai consapevolmente la realtà al di là della finzione. Trasmetterai gioia, felicità, armonia e pace. Possiamo costruire assieme un futuro di luce, plasmare il nostro mondo dalla prospettiva dell'amore in ogni attimo presente. Conquistata la consapevolezza di come attivare il nostro più puro potenziale, non ci resta che cominciarlo a realizzare. Non esitare. Hai a disposizione un solo istante per vivere pienamente e realizzare te stesso. Adesso. Wow, bellissimo. Ci vediamo mercoledì prossimo. Tanto facciamo una pausa meditativa durante questa settimana. La puntata si può riascoltare su podcast di Radio Piper o su YouTube Radio Piper. Questa è la 18ª puntata insieme ad Alberto Cancian, e grazie per esserci stati, per la vostra compagnia, per il vostro supporto, e vi voglio tanto bene. A mercoledì prossimo. Grazie. Ciao.
shore. I can see in your eyes, dear, it's hard to take for a moment more. We've got to burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. Don't let it arrest you. This fear of falling again. And if you need a refuge, I will be right here until the end. Oh, it's time to Burn the ships, cut the ties, send a flare into the night. Say a prayer, turn the tide, dry your tears and wave goodbye. step into a new day. We can rise up from the dust and walk away. We can dance upon the heartache, yeah. So light a match, leave the past, burn the ships, and don't you look back. So long to shame, walk through the sorrow, out of the fire, into tomorrow. So flush the pills, face the fear, feel the weight disappear. We're coming clean, we're born again. Our hopeful lungs can breathe again. Oh, we can breathe again. And step into it.